Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Con grande piacere che do l'inizio a questo pomeriggio, durante il quale intendiamo ricordare due illustri studiosi dell'Ateneo Catanese che, come sapete, come è noto, ci hanno lasciati lo scorso anno, nel mese di gennaio, a un giorno di distanza l'uno dall'altro. Giovanni Salanitro è scomparso il 4 gennaio, Giuseppina Bastanonzelli il giorno dopo. È stata una coincidenza incredibile, forse dovuta al caso, non lo so, ma certamente è come se per noi, per tutti coloro che hanno avuto la fortuna e l'onore di essere loro allievi, di studiare nella facoltà di lettere dell'Università di Catania negli anni 80-90, è come se fosse veramente finito un mondo, come se si fosse chiuso un ciclo storico. Per questo abbiamo anche pensato di organizzare questa giornata per ricordarli insieme, perché il greco e il latino sono le due anime della cultura europea. E mi piace qui citare appunto una frase di Giuseppina Bastanonzelli, la mia maestra, che diceva che l'Europa in realtà ha tre capitali: ha Atene come capitale culturale, Roma come capitale giuridica e Gerusalemme come capitale spirituale. Queste sono le tre radici della cultura europea, fermo restando che poi l'Europa ha preso, insomma, la storia è andata avanti, naturalmente, le ha anche arricchite, in parte superate e integrate con altri apporti. Pensiamo naturalmente alla cultura islamica, pensiamo poi nei tempi più recenti all'apporto delle tante persone che provengono dall'Africa, dall'Asia, che portano anche loro la loro cultura, e trasformando e arricchendo la nostra, ma senza voler disconoscere questo, rimane comunque il fatto che le radici non si possono dimenticare, perché se siamo quello che siamo lo dobbiamo alle radici. Le radici sono quelle culturali, da non intendere ovviamente in senso nazionalistico o sciovinistico, senza alcuna pretesa di superiorità culturale, che non è questo che ci interessa, ma è un po' appunto il DNA, come i nostri genitori. La Grecia e Roma sono i nostri genitori, e nel ricordare i nostri genitori ricordiamo anche i nostri genitori intellettuali, cioè i maestri che ci hanno preceduto. Desidero ringraziare veramente tutti, tanto prima di tutto i miei colleghi relatori, il professore Renzo Tosi dell'Università di Bologna, che tra poco presenterò, il dottore Fabio Nolfo dell'Università di Macerata, e poi tutti gli altri che interverranno, innanzitutto i colleghi, il professore Vincenzo Ortoleva che interverrà più tardi, e naturalmente gli studenti, e un saluto particolare naturalmente non può non andare alle famiglie dei due docenti, alla moglie del professore Salanitro, Anna Quartarone Salanitro, ai figli, alla figlia della professoressa Bastanonzelli, Maria Rita Basta, e ai nipoti che sto vedendo se ci seguono in collegamento. Io, prima di proseguire, cedo subito la parola alla direttrice del Dipartimento, Stefania Rimini, che è collegata per un breve saluto. Grazie Stefania. Poi dovrà purtroppo lasciarci per impegni istituzionali. Ciao Paolo, grazie a te, buonasera a tutte e a tutti. Oggi avremmo voluto stringerci nel coro di notte tutti insieme, ma l'allerta meteo ci costringe a rimanere dentro i nostri schermi, ma sono davvero grata per questa occasione, innanzitutto per le ragioni che già il professore Cipolla ricordava. Salanitro e Bastadonzelli hanno segnato gli anni della nostra formazione. Fare esercizi di memoria è sempre più necessario in un tempo in cui la competizione, una certa arroganza di fondo sembra portare tutti noi a
posizioni di disappartenenza. Invece un incontro come quello di oggi ci aiuta e ci ricorda che fare parte di una comunità significa mantenere salde le radici con chi ci ha preceduto e con chi ha in qualche modo tracciato il cammino dei nostri passi. Per me è importante che l'area antichista del Dipartimento possa riconoscersi nella lezione del professore Salanitro e della professoressa Basta Donzelli. Per questo ringrazio i colleghi che hanno animato questo incontro, quanti hanno raggiunto la nostra sede, essendo adesso un po' spiazzati da questo contorno, ma per fortuna era già previsto un collegamento e quindi è stato facile riconvertire la direzione di questo pomeriggio. Sono certa che i discorsi che intreccerete serviranno appunto non solo a fare memoria del passato, ma anche a ipotizzare sentieri per il presente e per il futuro. La tradizione classica continua a nutrire i discorsi che anche in altri ambiti disciplinari si praticano, spesso quasi senza che ce ne si accorga, e quindi noi siamo convinti che nel nome, nel segno dei maestri che oggi ricordiamo e che senz'altro ci hanno lasciato troppo presto, sarà possibile continuare a ragionare insieme su questioni culturali e di primaria importanza. Sottoscrivo il pensiero della professoressa Basta Donzelli sulle radici europee, e credo che oggi occorra ribadire più che mai questo sentire. Quindi io non posso che augurare a tutti voi buon lavoro. Mi scuso perché l'allerta ha creato non pochi problemi all'organizzazione e alla predisposizione delle carte del Consiglio di Dipartimento di domani. Io, se fossimo stati in presenza, mi sarei trattenuta con voi anche solo per tornare agli anni della mia formazione universitaria. Questi viaggi nel passato sono nostalgici ma anche molto rinfrancanti, perché ci ricordano la strada che in qualche modo abbiamo fatto, e quindi chiederò poi ai colleghi di raccontarmi cosa succederà in questo pomeriggio. Io vi saluto molto caramente, saluto i familiari dei professori, tutti i colleghi e tutti gli studenti che si sono affacciati qui. Siete tanti e per questo vi ringrazio, e sono sicura che insomma queste ore saranno spese bene, sia in memoria dei professori Salanitro e Basta Donzelli, sia rispetto a quello che oggi può significare ancora studiare greco, latino, le culture che queste lingue consentono di declinare e rappresentano ancora. Quindi per questo vi ringrazio davvero sentitamente. Grazie a te Stefania, grazie alla direttrice del Dipartimento per questo sentito pensiero di partecipazione, e da parte mia, prima di iniziare insomma i lavori, vi annuncio che naturalmente questo è un momento, ma non sarà l'unico, anche perché visto che appunto il maltempo ci ha impedito di essere in presenza, speriamo di poterci rifare con altre occasioni che non mancheranno. Io sto già pensando ad altre iniziative, per esempio dei volumi miscellanei in memoria dei due studiosi, a cui insomma poi non mancheremo di invitare prima di tutto i nostri colleghi di dipartimento, che vedo presenti, collegati, Vincenzo Damiani, Orazio Portuese, Gioacchino Strano, spero di non dimenticare qualcuno. E poi anche per esempio per quanto riguarda la professoressa Basta Donzelli, stiamo lavorando alla ripubblicazione di alcuni suoi scritti giovanili, che è già a buon punto, e per questo io desidero anche esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno contribuito anche nel reperimento di questo materiale, perché si tratta anche di
articoli pubblicati su riviste di Caltanissetta. Vorrei ringraziare in particolare la professoressa Giuseppina Militello, la professoressa Maria Luisa Sedita, l'ingegner Gaetano Alù, la professoressa Vitalia Mosca, la professoressa Anna Mosca Pilato e la professoressa Deborah Di Pietra, che ci hanno aiutato appunto in questa raccolta del materiale. Bene, sono anche contento di vedere molti dei nostri studenti, perché questa iniziativa ha proprio la funzione di una traditio lampadis, è un modo per ricordare la grande tradizione che ci ha preceduto e che attraverso i due maestri che oggi ricordiamo risale al comune maestro, all'archetipo che è Quintino Cataudella, insigne grecista, al quale la nostra delegazione catanese dell'Associazione Italiana di Cultura Classica è intitolata. Bene, io adesso entro subito in medias res. La giornata prevede prima di tutto la commemorazione dei due maestri, a cui seguiranno alcuni interventi, alcune testimonianze da parte degli allievi dell'uno e dell'altra, quindi la lectio magistralis del professor Renzo Tosi. Introduco quindi il relatore, che è il professore Fabio Nolfo. Professore Fabio Nolfo, che è professore di metrica alla greca e latina presso l'Università di Macerata, ma è stato anche, ha avuto anche altri incarichi. Se è vero che l'Università degli Studi di Macerata è stata come la sua cosiddetta alma mater dottorale in Italia, ma è tuttora affiliate research fellow presso la School of Humanities dell'Università di Glasgow e ricercatore associato del laboratorio di analisi statistica delle lingue antiche della Università di Liegi. Quindi anche lui in un certo senso ha triacorda come Ennio, no? E ha conseguito il titolo di dottore di ricerca di Doctor Europeus con lode in ditta di stampa in studi linguistici, filologici e letterari presso l'Università di Studi di Macerata e in cotutela di tesi con l'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera. E, tra l'altro, è stato anche ammesso come dottorando in filologia latina al percorso dottorale addizionale in Classical and Ancient Studies. Segretario membro della redazione della Rivista Internazionale di Studi Classici e Cristiani Sileno, membro della redazione di Vichiana, di Les Études Classiques, e si occupa di filosofia antica, teatro euripideo, storia degli studi classici e soprattutto poesia latina di epoca augustea. Ha lavorato molto anche sull'epigramma neoterico, ha curato la stesura della voce fam nell'epigrammistica latina, con particolare attenzione alla figura della donna nei Carmina Priapea in Marziale, nel corpus degli epigrammi pseudo-sedecani, in Ausone, negli epigramma Bobiense e in alcuni carmi mitologici di antologia latina. Bene, io gli do subito la parola e sarà lui a presentarci un profilo di Giovanni Salanutro. Prego. Sì. Ti ringrazio molto, Paolo. Il PowerPoint lo vinco da qui. Aspetta un attimo che facciamo la condivisione. Condividi schermo. Destra. Questo non serve. E lo shift lo posso fare da queste freccette qui. Facile su, sì. Da qui. Per questo qui, no? Sì. Si sempre dove c'è scritto pagina su, pagina giù. Vediamo se... Ah, sì. Sì, ora ho capito. Vabbè, facilissimo. Vabbè, questo non ci interessa. Va bene. Sì. Va bene. Questo lo dimensioniamo. Va bene, vai. Sì. Allora, desidero innanzitutto ringraziare il professor Paolo Cipolla per l'invito in questa giornata. Vorrei anche ringraziare la direttrice, se è ancora presente, Stefania Rimini, per la bellissima introduzione, mentre un saluto assai caro non posso non mandarlo ai presenti, ovviamente, specialmente alla dottoressa Anna Quartarone Salanitro, a una istituzionale della mia formazione, l'ho visto qui presente, Roberto Palla, dunque Carmelo Crimi, il mio maestro britannico, nonché supervisore Marie Curie del Regno Unito,
Kostas Panayotakis, e dunque i colleghi, gli amici, Annalisa Lavoro, Gioacchino Strano, Antonino Aiello, ho visto chiaramente intervista Enzo Ortoleva che parlerà dopo, e naturalmente quanti testimoneranno in favore delle figure rispettivamente di Giovanni Salanito e Giuseppina Basta Donzelli. Penso in particolar modo chiaramente a Valentina Sineri ed Antonella Maria Rita Tedeschi, e ho visto anche il professor Sorrentino e il professor Giacomo Mancuto. Bene, il professor Paolo Cipolla, dicevo dunque, amico ormai di molti anni, studioso per le allora matricole della mia generazione, di riferimento ed esempio del nostro non sempre facile percorso di studi. E lo ringrazio per l'invito appunto a poter ricordare la figura di un accademico, mi riferisco chiaramente a Giovanni, certamente eminente nel panorama internazionale per gli studi di filologia greco-latina, e in particolar modo dirimente per me, per la mia formazione di allora studente e di giovanissimo studioso, e per il mio avvenire negli anni a seguire gli inizi di una collaborazione pressoché ininterrotta, fino alla sua inaspettata e dolorosa scomparsa. Ringrazio anche gli amici e tutti coloro dunque che sono presenti seppur a distanza, anche il professor Gianluca Gregori, che credo di aver visto, in un percorso formativo composito che ha visto affiancarsi alla figura di Giovanni come guide per il mio progresso scientifico quella di affini e altrettanto insigni studiosi. Non posso non citare Giampiero Rosati, Terese Furet, Salvatore Monda, Uri Scheigler, Roger Ries, Dominique Longret e dunque ancora Kostas Panayotakis, di colui che amavo definire il mio unico maestro catanese, in una supervisione congiunta e condotta infatti insieme a Giampiero Rosati e insieme alla studiosa svizzera Terese Furer, sono stato di fatto l'ultimo laureando. Per non sottrarre tempo alle relazioni di Paolo, agli interventi dei colleghi e soprattutto all'Exio Magistralis del professore Tosi, mi limiterò oggi ad esporre alcune riflessioni da me già offerte nella sezione Tristia del sito nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, combinandole più sinteticamente con il ricordo assai più esteso di Giovanni Salanito, ancora inedito, ma che ho affidato alle pagine della rivista Organo Ufficiale dell'AICC nazionale, ossia Atene Roma, esattamente la nuova serie 19-14-2025. Le pagine 242-265. Il mio ricordo sarà lontano per richiamare una definizione che mi colpì allora da studente studioso di Enzo Degani, che recensiva appunto la miscellanea in onore di Quintino Catodella, credo alla metà o agli inizi degli anni 90, sarò lontano da qualunque forma di ricostruzione di tipo agiografico. Io ricorderò Giovanni come lui avrebbe senz'altro voluto che lo ricordassi, per il suo profilo accademico e scientifico. E ripartirò quindi analogamente il mio intervento in tre brevi sezioni. L'accademico e l'uomo. Dunque, sappiamo tutti che Giovanni era nato ad Adrano il 7 luglio del 1943, già professore ordinario di filologia greco-latina e successivamente di lingua e letteratura latina, disciplina quest'ultima di cui ricoprirà la prima cattedra presso l'Università degli Studi di Catania. Ci ha dunque lasciato improvvisamente, come Paolo ricordava, nelle prime ore del mattino del 4 gennaio 2025. Compendiare il ricordo di uno studioso dalla personalità tanto sfaccettata e dagli interessi scientifici di così ampia portata implica necessariamente una perdita di senso nel delineare il quadro assai articolato entro cui si sono svolte le attività e l'impegno pervicace dell'insigne accademico. Allievo prediletto di Quintino Catodella, si laurea in lettere classiche con 110 lode il 23 giugno del 1965 nell'Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi di letteratura ellenica sui riflessi della storia politica nelle tragedie di Eschilo, dichiarata degna di stampa, giudicata meritevole del premio Francesco Guglielmino e infine pubblicata, limitatamente al capitolo sui persiani, lo stesso anno del conseguimento della laurea. In realtà, questo denso contributo sui persiani costituirà il primo tassello di un mosaico interamente dedicato alla poesia tragica di Eschilo, orientato cioè a rafforzare, come già Enzo Degani ha avuto modo di sottolineare in maniera innovativa, l'idea che la tragedia greca, finanche quella eschilea, non possa esimersi dal riflettere sulla complessa realtà storica, sociale e politica entro cui essa si colloca, e che dunque il poeta tragico si riveli difformemente un poeta portatore quindi di un suo implicito giudizio sulla realtà a lui contemporanea. Egli anticipava così significativamente, divenuto vincitore nel concorso ad assistente ordinario di letteratura latina poco più che ventenne, la molteplicità degli indirizzi assunti in ben 46 anni di insegnamento universitario di ruolo.
Consegue nel 1969 il diploma di perfezionamento e studi sul dramma antico, sicché gli paleserà per esempio un'attenzione costante agli studi sul teatro greco fin dai primi prodotti di ricerca, come già rimarcato. Svolge quindi quasi nell'immediato attività di docenza universitaria, mentre nel 1971, a soli 28 anni, l'Istituto Universitario di Magistero gli conferisce l'incarico ufficiale di lingua e letteratura latina per il corso di laurea in materie letterarie. Sarà la commissione presieduta da Mariotti, e vedremo il giudizio che ce ne dà Mario Gemonà al riguardo, tra gli studiosi con i quali Salanitro manterrà vivo sin da giovanissimo un dialogo fecondo e costante, a conferirgli nel luglio del 1980 il giudizio di idoneità come professore associato di filologia greco-latina, posizione che egli dunque occuperà presso la facoltà di lettere dell'Ateneo catanese. Numerosissimi, e li menzionerò solamente in maniera cursoria, gli incarichi accademici e le responsabilità scientifiche assunte nel corso degli anni. Egli è stato anche coordinatore a Catania, dal 1999, del dottorato di ricerca interuniversitario in filologia greco-latina, consorziato con le università di Palermo e Messina. Direttore dal 1999 ancora della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, aspetto che gli premeva tanto, SISSIS, e ivi docente di letteratura latina e di didattica del latino. Professore incaricato dal 2000 di letteratura latina medievale, membro dal 2006 del Comitato Scientifico del Master in Promozione e Divulgazione della Cultura Classica dell'Università di Catania, docente tutor dal 2008 presso la Scuola Superiore di Eccellenza di Catania, presidente dal 2010 del corso di laurea specialistica in archeologia. È stato inoltre direttore dal 1984, prima insieme a Michele Catodella, poi con Paolo Cipolla, della Rivista Internazionale di Studi Classici e Cristiani Sileno, presidente dal 2005 della delegazione di Catania Quintino Catodella, dell'AICC, direttore dal 2007 della collana Multa Paucis, i cui volumi venivano editi o vengono editi da Cireale Roma presso Bonanno Editore. Membro dal 2014 del Comitato Scientifico di Margherite, collana di studi dell'Accademia Fiorentina di Papirologia e di Studi sul Mondo Antico, attualmente curata da Anna Di Giglio e Rosario Pintaudi, componente del Consiglio Direttivo Nazionale CC e membro del Comitato Scientifico della rivista Atene e Roma. Non va poi tralasciata la densa attività convegnistica di Giovanni Salanitro, che l'ha visto organizzare alacremente, come gli era cioè più consono, svariate conferenze nazionali e internazionali e almeno un centinaio di seminari con studiosi italiani e stranieri. Nipote di Carmelo Salanitro, egli stesso docente antifascista italiano morto a Mauthausen il 24 aprile del 1945 e segnato quindi familiarmente dal secondo conflitto mondiale, aveva anche per questo sviluppato sentimenti di una moralità incontrovertibile e accompagnato i doveri della ricerca e della didattica con un coinvolgimento etico profondo e una concezione del proprio mandato rigorosa e inflessibile. 3. Sono, credo, gli aspetti, come ho avuto già modo di scrivere, della sua personalità e della sua condotta di vita che vale la pena forse non tralasciare nel delineare una prima analisi del suo profilo entro i limiti di un quadro che ne circoscriva ad un tempo la dimensione umana, ma anche la fisionomia di accademico impegnato e di ampio percorso. La formazione esaustiva che gli assicurava a tutti i suoi studenti. Il valore che gli aveva assegnato alla scuola come luogo primario per l'apprendimento delle lingue classiche, da cui la sua visione dell'università quale istituzione intimamente dipendente dallo studio del latino e del greco antico nei licei. La consapevolezza inossidabile che il proprio mandato non si esautorasse unicamente con i successi della propria carriera e della rispettiva attività scientifica, ma dovesse altresì aprirsi all'incentivazione del merito e del talento dei più giovani, movenza che egli non ha mai fatto mancare a chi aveva annoverato con disciplina e dopo un severo apprendistato tra i suoi allievi migliori. La seconda sezione, Callida Varietas, interessi scientifici e paradigmi di ricerca. È così che l'insegnante, già presidente della Consulta Universitaria di Studi Latini, PUSL, Mario De Nonno, ricorda Giovanni Salanitro in un brevissimo ritratto pubblicato il 5 gennaio 2025, all'indomani della sua scomparsa sul sito online della CUSL. Il 4 gennaio 2025 è scomparso il socio di lunga data Giovanni Salanitro, per quasi un quarto di secolo ordinario prima di filologia classica e quindi dal 1997 al 2013 di lingua e letteratura latina presso l'Università di Catania. La sua rigorosa filologia si è esercitata su una vastissima gamma di autori etrusche lingue, che va da Eschilo Ennio, dagli oracoli sibillini alla poesia tarda greca e latina, con spiccata sensibilità per le opportunità offerte alla critica dall'analisi accurata della tradizione indiretta,
vuoi di natura interlinguistica, ad esempio questi studi sulla versione bizantina del cato Mario ciceroniano, vuoi di natura centonaria, tra l'altro con le importanti edizioni della Mediavis di Diogete e di altri centoni del Salmasianus. Intensa è stata anche la sua attività in istituzioni preposte all'alta formazione e alla valorizzazione della cultura classica, dalla SISSIS, che abbiamo citato, di cui è stato direttore, all'Associazione Italiana di Cultura Classica, di cui è stato membro del direttivo nazionale. Nel 1984, come dicevo, ha condiretto la Rivista Internazionale di Studi Classici e Cristiani Sileno, fondata dal suo maestro, Quintino Catadella. Nel suo incisivo ricordo, De Nonno, allievo diretto di Scevola Mariotti, che come sopra accennato, come prima accennavo, tanto avrebbe influenzato l'attività scientifica dello stesso Salanitro, arricchendola di collaborazioni e convincimenti, sino al punto di determinare quasi la costruzione alternativa della sua identità di latinista e critico testuale, sintetizza perfettamente gli estremi della parabola in cui è possibile rintracciare i due orientamenti risolutivi, metafrasi greco-latina e tradizione indiretta virgiliana della ricerca avviata dal filologo di scuola catanese. A rimarcare ulteriormente la vistosa e significativa ampiezza di interessi di Salanitro contribuiscono le sue Kleine Schriften, le quali contrassegnano volontariamente sensibilità di studioso utriusque lingue peritus e riassumono soltanto in parte l'estesa varietà delle indagini intraprese durante la brillante carriera accademica. Ovviamente vi riferisco agli scritti di filologia greco-latina pubblicati a Catania del 2014. Dunque, Eschilo politico, successivamente epigrammi di età ellenistica, oracoli sibillini, Ennio e Cicilio Stazio, il Cato Maior di Cicerone e la traduzione del dialogo ciceroniano a opera dell'umanista bizantino Teodoro Gazza, la cui edizione critica relativa è stata pubblicata da Salanitro presso la casa editrice Teubner nel 1987 e gli è valsa ben oltre 20 recensioni di studiosi internazionali e notissimi nel panorama dei nostri studi. Un frammento epico adespota incluso nei collettanei Alexandrina, Oxford 1925, di John Powell, sotto il nome di Acteonis Epilium, i Carmina Prepea, l'Appendix Vergiliana, i Carmina in Sidelenzia, Plauto, il De Architectura di Vitruvio, Calpurnio Siculo, il romanzo pastorale di Longo Sofista, Virgilio e Vergilio Kentones, o Vergilio Centones Qualsivoglia, di cui Salanitro ha editato criticamente i 6 centoni minori, fornendo nelle prime traduzioni in lingua italiana date alle stampe e pubblicando nello stesso ordine osservato da Alexander Riese, editore tardo ottocentesco, come risaputo della raccolta poetica nota con il titolo di Antologia Latina, il quale aveva a propria volta rispettato l'ordine stabilito nel testimone più importante della raccolta medesima, ovvero il Codex Salmasianus, Sive Parisinus Latinus 10.318. La medaglia di Diogeta, l'edizione che del Centone venne da Salanitro pubblicata a Roma nel 1981, lo stesso anno in cui viene stampata l'edizione teubneriana curata da Rosa Lamacchia. Sulpicio Severo, idiomatismo ed evoluzione del greco e del latino classico e tardo con relativa semantica, Lussorio, i rapporti che legano Orazio Niceto Eugeniano, Pindaro e il Venosino, le naturales questiones di Seneca, il Pascale Carmen di Sedulio, l'Alcesti di Barcellona e il Centone Virginia Malcesta dell'Antologia Latina, il cui testo critico Salanitro ha pubblicato nel 2007, significando, con una giuntura a cui si ricollega il titolo di una collana editoriale da lui per lungo tempo diretta e nel rispetto della visione che gli era diventata del resto più congeniale a partire dall'insegnamento di Scevola Mariotti, significando cioè multa paucis, ovvero la densità semantica insita nella propria iniziativa, qualificata altresì da una concettosa e calibrata sintesi. L'Eudocia Augusta e gli Omerocentones, Nemesiano e Nonno di Panopoli, l'ex Basis Captivi e le storie persecuzioni africane province di Vittorio di Vita, il Fortleben di Orazio nel Medioevo, Gregorio di Nazianzo, il Christus Patiens, i cosiddetti Versus de Naturis Rerum Pseudo-Ambrosiani, Niccolo Machiavelli, che traduce Vittorio di Vita, il De Doctrina Cristiana di Agostino, tradizione indiretta ed esegesi virgiliana, il ricordo di filologi, di antichisti rinomati, quali lo stesso Quintino Catadella, ma ancora Fabio Cupaiolo, Mario Gemonà, Concetto Marchesi, Antonio Mazzarino, Paolo Ubaldi. Entro la cornice di interessi che egli aveva dunque rivolto alla politica culturale implicita nei progetti promossi in seno agli studi di filologia e storia del mondo antico, si collocano poi i 2 volumi dedicati a una vera e propria rassegna dei profili rispettivamente di latinisti e di grecisti di chiara fama, susseguitisi nell'insegnamento delle rispettive discipline presso l'Università degli Studi di Catania, a cui restava legato da una lunga consuetudine di insegnamento e da una moltitudine di esperienze ed attività scientifiche che presso l'Ateneo Catanese avevano trovato per tanti anni una solida base a partire dalla quale poter operare sulla spinta di nuovi orientamenti e sollecitazioni.
Lo scopo che egli stesso intravedeva come un limite eventuale, in realtà più valicato, da cui era stato mosso, era quindi quello di delineare un quadro d'insieme degli studi del latino e del greco a Catania nel corso del XX secolo. Nei due libri si trovano così sedentemente tratteggiate, attraverso la penna di Salanitro medesimo di altri eminenti colleghi, per l'ambito latino le figure di Remigio Sabadini, Carlo Pascal, Gaetano Curcio, Ettore Paratore, Enzo Marmorale, Luigi Alfonsi, Enrico Turolla, Francesco Giancotti, Emanuele Castorina, dunque Giovanni Salanitro. Per l'ambito greco, quelle invece di Alessandro Ruvieri, Ettore Romagnoli, Camillo Cessi, Paolo Ubaldi, Silvio Giuseppe Mercati, Bruno Lavagnini, Gennaro Perrotta, Francesco Guglielmino, Carlo Gallavotti, Quintino Catodella, Giuseppina Vesta Donzelli. L'opera, nella quale si era così sagacemente prodigato, si palesava a questo punto non solo come una puntuale, discorsiva ricognizione dell'attività di ricerca e di insegnamento tenuta dagli studiosi alternatisi vicendevolmente per breve o per lungo tempo nell'università catanese, ma aveva fatto soprattutto assegnamento per concessione e autorizzazione dei relativi editori alla ristampa sulle pagine di coloro che alcuni di quei docenti conobbero direttamente o con maggiore confidenza di discepolato e solidarietà. Se poi, grazie alle pagine sopramenzionate, Catania appariva effettivamente quale autentico crocevia di intellettuali accreditati, che per tutto il Novecento avevano costituito una grande città del Sud, le intelligenze molteplici chiamate ad animare ed educare con il proprio esempio generazioni di giovani, indirizzando l'esercizio consapevole del libero pensiero, una partecipazione attiva e responsabile alle istituzioni pubbliche, l'operazione incentivata da Salanitro con i 2 tomi era in concreto del tutto esente da aspirazioni di mandarinismo intellettuale, ma animata semmai da una motivazione colta e dalla sua stessa istituzione, alla quale non era rimasta estranea l'interiorizzazione di letture fondanti, come quelle degli scritti pasqualiani dedicati ai temi della riforma scolastica e universitaria, contenuti nella raccolta di testi introdotta e curata da Marino Raicic, scritti sull'università e la scuola a Firenze, 1978, comprendente sia l'Università di Domani, del 1923, sia il più tardo Università e Scuola, 1950, e specialmente delle pagine stravaganti, consegnate alle stampe in poco meno di un ventennio, a partire dal 1933, ove Pasquali, avverso a qualsivoglia pedagogia precettistica e in linea col pensiero formulato in Filologia e Storia, Firenze 1920, conferma l'attualità delle proprie riflessioni a monte di un lavoro di attraversamento della comune memoria culturale che appare proficuo verosimilmente anche ai giorni nostri. Ad usum scolae catanensis, Salanitro aveva così avviato la pubblicazione sistematica di tutta una serie di volumi di carattere propedeutico e di supporto al suo insegnamento, nell'intento di proporre agli studenti una selezione antologica di testi corredati di traduzione, di solito tra i meno letti durante il loro apprendistato scolastico, sia per quel che concerne l'evoluzione storica della produzione poetica in lingua latina da Livio Andronico a Maniglio, sia per quanto attiene alla prosa e alla poesia di Giulio Lussorio. Analogamente, egli si era mosso rispetto a un'attrattiva maggiormente caldeggiata negli ultimi anni della sua attività istituzionale, ovvero quella verso la letteratura latina medievale, del cui rispettivo insegnamento era pure stato professore incaricato. Le sue aspettative, nella stessa direzione, si erano estese a uno spettro comprensibilmente allargato di destinatari, con una proposta editoriale assai meritoria e di assoluto pregio, il cui risultato è il volume Imago Maiorum, profili e voci di autori latini, una storia cioè dell'attività letteraria di Roma antica redatta in collaborazione e tale da rispondere esecutivamente e con arguta sintesi agli incessanti cambiamenti della formazione universitaria e dei più recenti ordinamenti di studio nelle scuole e nelle accademie. Fuori dalle pubblicazioni che aveva indirizzato a una destinazione didattica, l'insegnamento di Salanitro non poteva altresì essere disgiunto dai ruoli istituzionali che gli andava ricoprendo, come quello condotto fino alla nascita del 50° numero dell'autorevole rivista di direttore di Sileno, il quale può apparire forse sotto una certa angolazione il meno ovvio fra i tanti ricoperti, ma che va invece ricollegato alle enormi ricchezze di prospettive nel campo della ricerca che egli aveva acquisito grazie a un aggiornamento serrato sui nuovi metodi di studio e sulle scoperte più recenti, ma anche in virtù delle relazioni incessanti che egli intratteneva con alcuni degli studiosi più accreditati nel campo dell'antichistica, italiani e stranieri, di cui gli studenti catanesi potevano beneficiare estensivamente attraverso, per esempio, seminari in loco o grazie a un poderoso ciclo di lezioni condotto da professori Wisling, come nel caso di Henry Joselin, legato a Salanitro in vicendevole stima, il quale aveva tenuto nel 1994, io non c'ero ma devo l'informazione all'amico Alessandro
La Monica, già alunno di Salanitro e dottore di ricerca, tra l'altro, alla Scuola Normale di Pisa e all'Università degli Studi di Zurigo, il quale Jocelyn aveva quindi tenuto nel 1994 un ciclo di lezioni intitolato La letteratura latina arcaica, la traduzione, l'adattamento e la creazione. Si trattava di una prassi accademica che egli aveva appreso del resto precocemente da Quintino Cataudella, entrando quindi in contatto giovanissimo con studiosi come Rudolf Pfeiffer, Luigi Alfonsi, Adelmo Barigazzi, Hugh Lloyd Jones, Johannes Hirscher, Sir Kenneth Dover, con i quali aveva instaurato negli anni a seguire il primo incontro una relazione di reciproca considerazione e talora cooperazione editoriale. Lo stesso sarebbe poi avvenuto più autonomamente con amici di diversa generazione, ma a lui ugualmente cari, come Mario Capasso, Salvatore Cerasuolo, Hans Joachim Gierke, Gianfranco Gianotti, Luigi Lenis, Didier Marcot, Costas Panayotakis, Giampiero Rosati e Renzo Tosi. Alunno a Catania di Armando Salvatore, Salanitro aveva poi stabilito negli anni un sodalizio duraturo con Enrico Flores e Giovanni Polara. Mentre vivo restava per lui il dialogo con la scuola romana di Scevola Mariotti, in particolar modo con Leopoldo Gamberale e Pier Giorgio Parroni, e con la scuola bolognese di latinisti e grecisti, capitanata rispettivamente da Alfonso Traina e da Enzo Degani. Sentimenti di analoga amicizia e ricambiato apprezzamento lo legavano ancora a Luciano Canfora e a Paolo Fedeli, così come Emanuele Andreoni Fontecedro, Giuseppe Aricò, Ferruccio Bertini, Luigi Castagna, Giovanni Danna, Arturo De Vivo, Crescenzo Formicola, Giovanna Garbarino, Mario Gebonà, Rosa Lamacchia, Paolo Mantomanelli, Giuseppe Mastromarco, Lorenzo Nosarti, Roberto Palla e Sebastiano Timpanaro. In seno al suo stesso Ateneo, l'incarico di assistente ordinario di letteratura latina lo aveva accostato in una consuetudine di lavoro comune, per esempio, a Francesco Giancotti, che lo avrebbe voluto ancora al suo fianco dopo il trasferimento da Catania presso l'Università degli Studi di Torino, Emanuele Castorina. Un sodalizio quasi fraterno contraddistingueva la sua amicizia con Carmelo Ugo Crimi e Carmela Mandolfo, mentre in particolare negli ultimi anni aveva scorto nel suo ex alunno e stimato collega Paolo Cipolla un collaboratore fidato e irrinunciabile. Filologia ed ermeneutica, Cicerone, Teodoro Gaza, l'ultima sezione, e il testo di Virgilio. In sostanza, i filoni di ricerca che Salanitro ha inteso percorrere in oltre 130 pubblicazioni emesse nel corso degli anni sono stati quindi battuti con i metodi che ispirano la critica del testo e l'indagine filologica tradizionale, muovendo altresì dal fermo convincimento che la filologia classica debba essere intesa unitariamente e quindi nell'idea di uno scambio integrato e incessante di competenze reciproche messe a fuoco alternatamente nello studio dei testi greci e latini, come già sottolineato da Enzo Ortoleva nel suo ricordo su Gnomon, nel suo Obituary di Giovanni Salanitro, 97-3-2025. Già nell'esame di alcuni epigrammi di età ellenistica, secondo un procedimento filologico osservato anche nella triode degli articoli dedicati all'esame del testo degli oracoli sibillina, egli manifesta la propria predilezione per la conservazione del testo tradito, specialmente quando essa risulti però imposta dal rispetto dei criteri paleografici e dall'osservanza delle norme metriche e o stilistiche sottese allo specifico passaggio oggetto della sua analisi ermeneutica. Questo vale ancora di più per ribadire la scelta di un filologo che sia tale da profilarsi quale interprete autorevole della parola del passato e che rispetto alle diverse opzioni che gli si prospettano possa far quindi prevalere il buon criterio metodico in base a cui occorre prima di ogni cosa accertarsi del contesto, mantenendo cioè viva una fiducia nelle opes ingenii che risulti però priva di manchevolezze e che voglia esorcizzare intelligentemente la tentazione vacua di interventi e congetture giudicati poi inutili. Quell'appunto nucleato è pertanto un principio incrollabile nella prassi di ricerca adottata da Salanitro, esteso alla scuola di allievi da lui stesso coordinata e ancora ribadito nei contributi che compongono la Verschrift redatta in suo onore. Esso trova così riscontro nel giudizio di apprezzamento esteso da Velontan Niki Promensky, nel recensire appunto nel recensire la prima, appunto, la Media Esigegeta, Roma 1981, delle 4 edizioni critiche, lo farà sempre nel 1981 su Sileno, 2 anni prima di morire, tra l'altro, pubblicate da Salanitro durante gli anni del suo mandato accademico. Trovate il testo in francese e dunque una mia traduzione di servizio. Il lettore troverà riunite, questo è il giudizio, in questa breve opera le principali qualità che mi sono sempre parse costituire l'interesse e il fascino degli scritti di Giovanni Salanitro.
un giudizio critico di penetrante finezza, quella intuizione specifica nel senso dei testi che è nell'ordine della filologia, ciò che l'ispirazione è nel dominio della poesia e delle arti. Infine, malgrado una documentazione di precisione irreprensibile, un'esposizione che nessuna pesantezza deturba, la cui vivacità vince, mantiene costantemente a destra l'attenzione e fa dell'indagine dell'autore un'appassionante ricerca della verità. Fedele ai propri moniti, Salanitro aveva del resto orientato secondo i medesimi principi il suo iniziale interesse verso gli autori latini, che egli sceglie talora di indagare nel contesto di una capillare diffusione a Bisanzio della letteratura di Roma antica. Una simile movenza ispira a questo punto alla ricerca pressoché pionieristica che egli conduce sulla traduzione greca del Cato Maior de Senectute, opera di Teodoro Gazza, che lo indurrà da una parte a discutere passi incerti del testo di Cicerone alla luce della metafasi greca e dall'altra ad affrontare direttamente i problemi critico-testuali presenti nel testo stesso della traduzione eseguita dall'umanista bizantino. L'edizione critica che ne scaturirà, Leipzig 1987, la cui validità e attualità viene contrassegnata da una distribuzione libraria tuttora vigente presso l'editore dei Greuter ed è stata favorita dalla ristampa Berlin New York 2010, promossa sempre in seno all'assai rinomata collana della Biblioteca Tobineriana, rappresenta l'approdo di un traguardo unanimemente riconosciuto dagli studiosi, per i quali quella di Salanitro resta tutt'oggi l'edizione critica di riferimento dell'opera. Per approdare a un risultato tanto eclatante, così soddisfacente, culminato in un'edizione dunque importante e significativa, Salanitro aveva individuato, dandone per la prima volta notizia nel 1975, una seconda redazione della traduzione greca tradita dal manoscritto Zürich, Zentralbibliothek C 136, quindi Biblioteca Centrale di Zurigo C136, accostando così le due redazioni nella versione a stampa e facendo seguire al testo critico, secondo un uso assai raro nella rispettiva serie editoriale, un puntuale commentario, un densissimo index verborum, vicendevolmente suddiviso in index greco-latinus e in index latino-grecus. L'avere quindi avviato, con vocazione sistematica, a partire dagli anni '80 del Novecento, un nuovo corso di studi come quello della poesia centenaria greca e latina, con specifica predilezione per Virgilio Kentones, non ha semplicemente fatto sì che Salanito potesse affermarsi quale autentico caposcuola degli studi sul riuso dei versi di Omero e Virgilio in età tardo-antica, ma ne mette anche in risalto, io credo, l'assoluta modernità di prospettive, tuttora operante se raffrontata alle attuali teorie sugli studi di ricezione e di interpretazione ermeneutica del testo letterario. La propensione alla brevitas, constatabile ordinatamente soprattutto nei contributi scientifici più recenti, e a sfrondare quanto di superfluo andava sfoltito per una corretta interpretazione del testo critico oggetto della sua disamina, non l'avrebbe infatti mai allontanato da un livello di comprensione ulteriore, quello appunto ermeneutico, predisposto a guidarlo nel circoscrivere le relazioni complesse sottese ai meccanismi di produzione e originalità vigenti in poesia. Di ciò danno d'altro canto testimonianza, per esempio, i lavori su Eschilo, oppure quelli sull'epigramma ellenistico, sui Prepea, in senso più ampio sull'Appendix Vergiliana, ma anche tutta una prima e in parte seconda serie di studi di riferimento sui centoni greci e latini. Mi piace ricordare, per esempio, come Edith Hall, allieva oxoniense presso il St. Hugh College di Oliver Taplin, ultimo autorevole editore insieme a Enrico Medda dell'Agamennone di Eschilo, Liverpool 2024, sappiamo che Enrico Medda ha rivisto l'edizione Lincea del 2017, qualifica incisivamente la cara Edith e con favore, nella propria edizione riveduta dei Persiani, World Mister 1997, il contributo che Giovanni Salanito aveva pubblicato appena 22enne nel 1965. Dunque le parole della Hall, Salanitro 1965, prodigious exercise in finding specific references to contemporary Athenian politicians. Dunque, dicevamo, nella dialettica complessa che ha definito gli estremi della parabola, in cui si è articolato, secondo una consuetudine acclarata, il pensiero filologico in tre termini di un Methodenstreit che già in Germania aveva opposto la scuola di Gottfried Hermann a quella di August Böck, ovvero la cosiddetta filologia formale, Sprach, Wort, Philologie, che puntava sul possesso sicuro della lingua, dello stile e della metrica, un'opera antica contro la filologia reale, Sachphilologie, che recuperava i dati storico-antiquari, archeologici, mitici, artistici. Egli ha scelto però di privilegiare lo studio della tradizione indiretta, sia indagando le tecniche del vertere, sia volendo autenticare l'attendibilità di varianti testuali presenti in opere considerate talora ingiustamente, come nel caso dei Centoni, esercizi letterari della grecità o della latinità tarda di scarso valore poetico, ma tali invece da presupporre, in alcuni casi a buon diritto, la presenza in essa di varianti antiche e non di trasmissione, che potrebbero invece agevolare la constitutio textus delle opere maggiori assunte di volta in volta a modello.
mi appresso dunque a finire. Prendo adesso spunto da un caso di studio applicato al Vergilio-Quinto al Chesta, cioè Antologia Latina 15 Lise 2, no? La seconda edizione di Rise, muovendo perciò dalle informazioni fornite da Salanito un apparato nella relativa edizione per illustrare ai fini di maggiore comprensione delle ragioni sopra da me enucleate un esempio di procedimento analitico e interpretativo osservato dal filologo di scuola catanese per un ulteriore approfondimento della tradizione manoscritta virgiliana, ma anche per un'oculata salvaguardia del testo tradito nell'excerptum centonario. Mi riferisco appunto al verso 162 di questo centone, ossia l'ultimo verso del centone virgiliano di Incerto Autore, che ha per argomento il celebre mito di Admeteo e Alcesti, che si presenterebbe secondo la Salamacchia e secondo l'editore Salanito come segue: di lapsus calor, atque inventos, vita recessit, lo vedremo poi dopo nella variante di Burman. Evidente che il centonario è ripreso di peso tale quale Eneide 4.705, il verso finale del Didobook, quasi che l'anonimo autor avesse a questo punto tratto una qualche legittimazione psicologica della sua lettura del mito di Alcesti, richiamando presso il lettore erudito la vicenda dell'eroina virgiliana con la riproposizione del verso conclusivo del libro quarto dell'Eneide, che pure concorre a stigmatizzare la conversione della sua fama a priori in praxis tragica. I due editori tardo-ottocenteschi, Emil Behrens e Alexander Rise, riportano entrambi il verso che qualifica lo sfuggire della vita dal corpo di Alcesti con lievissimo ritocco, sotto altra forma, di lapsus color, quindi non calor, atque inventos vita recessit. Va altresì riconosciuto che lo stesso filologo e lessicografo austriaco Karl Schenkel, nell'esplicitare parimenti il fons del verso in oggetto, annotava brevemente calor scribendum. Ancor prima, peraltro, Arish, eccolo qui, Meyer, aveva accolto calor nella sua edizione, diversamente da Peter Burman. E trovate qui il frontespizio, citate dell'antologia, Veterum Latinorum Epigrammatum et Poematum, sive Catalecta Poetarum Latinorum il Tomus Primus, Liber Primus, cioè, è pubblicato ad Amsterdam nel 1759, e quindi diversamente da Peter Burman, che riporta, lo vediamo qui, appunto, invece con ulteriori brevissimi ritocchi, color, favorendo più tardi però tra la serie di correzioni segnalate nel secondo tomo dell'opera il mantenimento di calor. La lunga e comprovata esperienza di filologo testuale, insieme a un corretto metodo esegetico perseguito con fedeltà di edizione, inducono così Salanito a ricostruire coerentemente il testo intero dell'Alcesta centonaria, offrendo all'attenzione e alla dottrina degli studiosi un apparato critico meno farraginoso di quello di Rise, più snello quindi, ma anche più aggiornato, che a quasi 20 anni dalla sua uscita è valso e vale come utile strumento per i successivi editori. Non gli sfuggivano al contempo, rispetto all'esempio da me selezionato, seppure illustrati con opportuna e ricercata sintesi, tutta una serie di rapporti suggeriti dal carattere fortemente intermediale della poesia centonaria, che contribuivano a giustificare saldamente le sue scelte editoriali. Una chiara e posteriore conferma della genuinità della lezione Calor, in Antologia Latina 1562 di Sedue, gli proveniva perciò anche dal confronto diretto con la parte conclusiva di un altro centonadespoto, di trasmissione stavolta papiracea, che Vincenzo Tandoi, fra gli editori della prima ora del Carme, collocava flessibilmente nel panorama della poesia latina del III-IV secolo d.C., ovvero la cosiddetta Alcestis Barcinonensis, la cui edizio princeps, curata dal papirologo catalano Ramon Roca Puiz, come notoriamente acquisito, riceve luce nei primi anni '80. Nell'Alcesti di Barcellona sono esattamente i versi conclusivi, 115, tarda batque magnus rigor omnia corripiebat, verso 120, al gentisque pedes, fatali frigore pressa, a insistere particolarmente sul freddo mortale che avvolge il corpo dell'eroina, i quali, parole di Salanito, militano senz'altro in favore della lezione Calor, a validare forse una interdipendenza fra due centoni non esclusivamente situazionale e a ribadire marcatamente un principio metodologico di primaria importanza per la Constitutio Textus di un Carme centonario, quello cioè che riposa sull'accordo fra testo tradito e tradizione diretta di Virgilio.
Nella seconda parte dell'introduzione alla propria edizione dell'Alcesta, Salanito non manca poi di indugiare e riflettere su un altro aspetto a cui si presta l'anasi e il centone, quello cioè che riguarda l'ambivalenza di genere al quale il testo afferisce a seguito del processo di romanizzazione a cui la fabula mitologica viene variamente sottoposta. Muovendo nello studio di Gianfranco Gianotti, egli non esclude pertanto di poter includere anche l'Alcesta dell'antologia salmasiana, come già avvenuto con la Medea centonaria, tra i cosiddetti teatrica carmina, destinati alla recitazione, formulando casualmente qualche breve ipotesi sul recupero scenico del centone, per esempio da parte dei fabricatores poete, quale segno emblematico delle relazioni di intersezione e contiguità, specialmente attive nella prassi versificatoria di epoca tarda, tra poesia di lettura o recitazione e poesia scenica. Nello scandire punti salienti della vicenda di Admeto e di Alcesti, il testo del Salmasiano tradirebbe poi una marcata drammaticità che si allinea in parte con alcune sostanziali varianti rispetto a quella che Giovanni Cerri, no, avrebbe definito da Aristotele, suscesinton pragmaton, la strutturazione cioè delle azioni verbali della tragedia euripidea, come il concitato dialogo con Ferete prima dell'offerta di Alcesti e l'assenza di Eracle, cui spettava il compito di strappare la donna alla morte e restituirla allo sposo. Nonostante la frequenza dell'impiego antifrastico dei versi virgiliani, la figura di Alcesti sembrerebbe recuperare, grazie alle memorie poetiche dell'anonimo autor, prerogative costitutive della rappresentazione letteraria della donna romana, che si ricompongono in questo caso con immagini e stilemi appartenuti ad altri ritratti di figure femminili divenute paradigmatiche, quali Lavinia, Cabilla, Creusa, Euridice, Polissena e su tutte Didone, il personaggio più tragico par excellence del poema virgiliano. Credo che il caso sopra riportato sia abbastanza eloquente rispetto agli intendimenti che la mia articolata rassegna ha voluto prefissarsi. Non mi soffermo quindi su alcuni dei numerosi altri casi possibili di studio e di analisi testuale nei quali Salanitro si è lungamente profuso, per esempio quelli deducibili ai circa 90 punti di divergenza constatati fra il testo criticamente ricostruito della Medea di Diogete e quello di Virgilio. Certo è che, a prescindere dagli esempi specifici è possibile addurre a difesa di una quanto mai ferma e consolidata convinzione, sul piano teorico e su quello dei metodi che è lecito adottare, ciò che stava maggiormente a cuore allo studioso era in questo frangente dimostrare come già nei primi 2 secoli dell'impero e quindi al tempo di Osidio potessero circolare edizioni di Virgilio con varianti, il cui sostanziale eclettismo operava a favore non soltanto, qualora questo risultasse ammissibile, di una sostituzione meccanica, in altre parole di un'innovazione inconsapevole da parte del centenario, ma anche di una plausibile presenza di varianti antiche degne di venir prese in considerazione per i fini aneddotici, per esempio, dell'Eneide. Un avviso, quello di Salanitro, che aveva già trovato il suo riscontro e che condivideva i pareri di colleghi illustri, come quello di Leopoldo Gamberale, il quale ha per sua parte posto in evidenza l'utilità dei versi centonari, alcune delle cui varianti provengono certamente, a molto ben vedere dell'eminente filologo tra i primi allievi, Scevola Mariotti, da manoscritti virgiliani, anche quando non siano espressamente riscontrabili nei codici di Virgilio e nel resto della tradizione indiretta, o come quello di Mario Gemonà, e vediamo qui, in conclusione del giudizio, che Gemonà dà, recensendo la filologia di Virgilio Centones Minori del nostro Salanitro. Esimio virgilianista, lo sa, e profondo conoscitore della tradizione manoscritta e della poesia del Mantovano, ospita a più riprese presso l'Università degli Studi di Catania di Salanitro, la cui edizione critica dell'Alcesta centonaria gli è incluso tra i subsidia della seconda edizione, aggiornata con ampliamenti e correzioni dell'opera virgiliana Esito, da parte di Gemona medesimo, di una revisione integrale della sua celebre edizione uscita presso il Corpus Paravianum nel 1973, o ancora come quello di Sebastiano Timpanaro, i cui suggerimenti e illuminanti consigli pervenivano a Salanitro, similmente a quanto era accaduto con la Lamacchia e con Mariotti, per litteras, o attraverso dialogo diretto e condotto privatim, il quale aveva sintetizzato influentemente i principi di rivalutazione della tradizione indiretta, la cui noncuranza si accompagnava, secondo l'allievo di Giorgio Pasquali, ad una visione idillica della tradizione per Virgilio, ma anche per Omero. Aveva esortato a trattare con maggiore equilibrio la storia della critica testuale antica e la critica testuale con particolare riferimento alla tradizione indiretta. Se Salanitro aveva battuto su questa via i canali di un percorso prima facie del tutto carsico, emancipando nello specifico la poesia centonaria dall'accusa niente affatto lievi di David Shackleton Bailey, che li aveva qualificati sprezzantemente come proprio literarum, possiamo allo stesso tempo ammettere che egli aveva navigato con serenità nelle acque di un fiume il cui approdo era diventato per lui cosa nota.
Aveva fatto saggiamente tesoro degli accorgimenti che gli erano stati impartiti durante la sua formazione iniziale da ellenista, coniugandoli con gli ammaestramenti successivi che egli stesso aveva ancora una volta ricevuto e generosamente dispensato, e con un'esperienza rara e inconfondibile di filologo classico e di indomito latinista. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie a Fabio Nolfo per questa densa relazione che ha ricostruito tutto tondo, direi, il profilo di Giovanni Salanitro, facendoci vedere come appunto fosse non solo utriusque lingue peritus, cosa che già sapevamo, ma veramente capace appunto di spaziare, come del resto era il maestro suo di Giuseppina Bastanonzelli, da Oriente a Occidente con estrema disinvoltura e anche non solo in senso geografico, ma anche in senso diacronico, perché dalla poesia latina arcaica fino a Teodoro Gazza, traduttore di Cicerone. Bene, io a questo punto mi do la parola, perché tocca a me adesso tenere il ricordo di Giuseppina Bastanonzelli, che ci ha lasciati appunto il 5 gennaio di quest'anno, dopo una lunga vita. È nata a Vizzini nel 1931, e il titolo che ho scelto per questa relazione è un titolo che ho usato già altre volte, ma che in realtà non ho inventato io: Metodo e passione, Noctema Esaei, di Giuseppina Bastanonzelli. È stato Carles Miralles a inventare questa formula, questa iunctura, oserei dire callida iunctura, perché quando Vittorio Citti, altro compianto studioso, scomparso recentemente, grande amico di Giuseppina Bastanonzelli, quando Vittorio Citti gli chiese di scrivere la prefazione per gli scritti minori sul teatro greco di Giuseppina Bastanonzelli, che sono stati pubblicati nel 2008 a cura mia, Carles Miralles intitolò questa prefazione proprio Metodo e passione, perché evidentemente riuscì a cogliere queste due caratteristiche, queste due note in tutta la sua produzione. Metodo, cioè rigore scientifico e umano, oserei dire, prima che scientifico, perché Giuseppina Bastanonzelli, per chi l'ha conosciuta, è stata una maestra premurosa ma anche inflessibile, giustamente inflessibile, abituata a una filologia formale di tipo tedesco, oserei dire, ma anche al tempo stesso attenta a andare oltre il dato puramente linguistico e testuale, a coinvolgere l'antropologia, la religione, la storia dei costumi, come illustrerò tra poco. Metodo che lei ha trasmesso a tutti i suoi allievi e che naturalmente traspare da ogni sua pagina. E poi soprattutto passione perché è appunto la gioia e il desiderio di scoprire questo mondo che nelle sue mani, nella sua bocca riusciva in un certo senso a tornare vivo al di là dei 20 secoli e passa, 20-25 secoli che sono passati. E quella passione che animava le sue lezioni e che è riuscita a trasmettere a chi vi parla e anche a tutti coloro, e sono tanti, che nutriti dal suo magistero poi hanno popolato le scuole di un po' di tutta la Sicilia orientale. Bene, Giuseppina Bastanonzelli ha avuto un'esistenza, dicevo, lunga, ma segnata da alcuni eventi particolarmente significativi, anche dolorosi. Un'esperienza particolarmente di questo genere, un'esperienza che naturalmente non mancò di
lasciare una nota nella sua memoria fu quella della Seconda Guerra Mondiale. Il padre, infatti, era stato, dopo l'occupazione nazista della penisola italiana, era stato richiamato in servizio alle armi, ma non intendendo rispondere a quel bando e quindi essendo formalmente un disertore per lo Stato, decise di rifugiarsi con la famiglia presso il convento delle suore di San Giuseppe al Casaletto, a Roma, dove allora appunto vivevano. E questa fu un'esperienza particolare, perché Giuseppina Bastaronzelli in quel convento ebbe modo di conoscere anche tante ragazze ebree che le suore ospitavano in maniera clandestina per sottrarle alla deportazione nei campi di concentramento. E di questa cosa poi lei parlava spesso, più volte, anche in articoli pubblicati nella stampa locale. Dopo il liceo poi sono venuti gli anni nell'università di Catania. Allora naturalmente era Quintino Cataudella il grecista di riferimento, ma non era l'unico personaggio che ha segnato la formazione della giovane Giuseppina Bastaronzelli, perché altri maestri insegnavano allora a Catania. Basti pensare a Vittore Branco, da cui lei ha appreso proprio il metodo filologico. Basti pensare a Santo Mazzarino, illustre storico dell'antichità. Basti pensare a Carmelo Ottaviano, e non è un caso che tutti questi maestri in qualche maniera, seppur in modo diverso, hanno in qualche maniera segnato il suo percorso di formazione, perché la sua tesi di laurea fu la tesi su Diogene di Sinope, discussa sotto la guida di Quintino Cataudella, ma ebbe proprio Santo Mazzarino e Carmelo Ottaviano come correlatori. Fu naturalmente valutata con il massimo dei voti la lode e la dignità di stampa, e la Donzelli ricordava anche con piacere il fatto che proprio Santo Mazzarino, in una nota della sua famosa opera Il pensiero storico classico, citò uno dei suoi lavori giovanili. Dicevo, la produzione giovanile di Giuseppina Bastaronzelli si è orientata appunto su Diogene il Cinico, un personaggio enigmatico, perché diviene sia per l'aneddotica che fiorì intorno a lui già in epoca antica, e che a volte ne restituisce un'immagine un po' distorta di questo personaggio bisbetico, bizzarro, che amava un po' mettersi sotto i piedi le leggi comuni, le comuni usanze, i comuni valori della grecità. Ma attraverso Diogene il Cinico poi Giuseppina Bastaronzelli è approdata a quello che fu l'occupazione principale dei suoi anni giovanili, e cioè gli studi sul testo di Vita dei filosofi di Diogene Laerzio, che è una delle fonti, se non la principale, appunto, per la conoscenza proprio di Diogene il Cinico. Tra l'altro, la ricerca sulla storia del testo di Diogene Laerzio fu condotta da lei anche grazie alle grandi conoscenze di paleografia greca che aveva acquisito tramite la frequenza della Scuola Vaticana di Paleografia, e allora sotto la guida di Ciro Giannelli. E questo era, diciamo, un percorso iniziatico che lei poi ripropose ai suoi allievi. Era di un certo senso una tappa quasi obbligata subito dopo la laurea, per chi intendeva proseguire gli studi con un dottorato di ricerca. La prima cosa: vai a Roma e vai a studiare i manoscritti greci, perché l'unico modo ovviamente di poter interagire con i testi greci in maniera, soprattutto quando si vuole curare un'edizione critica, è andare a guardare i manoscritti. E alcuni di questi lavori, tra l'altro, come allora si usava, scritti in latino, un'abitudine che ormai è un po' passata di moda, ma che c'è ancora qualcuno che si ostina a tenere in piedi.
Alcuni di questi studi sono apparsi non solo sul Siculorum Gymnasium, che era ed è la rivista ufficiale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania e oggi del Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma anche su riviste prestigiose come per esempio la rivista di Filologia di Istruzione Classica, gli Studi Italiani di Filologia Classica, Maia, il bollettino nazionale bollettino dell'Accademia dei Lincei per l'edizione nazionale dei classici e così via. E mi piace ricordare il fatto che proprio questi studi su Diogene Laerzio, che tra l'altro, come ricordavo all'inizio, adesso abbiamo intenzione di ripubblicare, grazie alla collaborazione di un gruppo di allievi della professoressa, Deborah Cilia, Giuseppe Agosta, Giacomo Mancuso, Annalisa Lavoro e chi vi parla. E dicevo, questi studi sono stati tra l'altro poi recentemente valorizzati dalla critica, perché sono stati recepiti da parte di due dei maggiori studiosi di Diogene Laerzio, che sono Denis Kloepfer e Tiziano Dorandi. E tra l'altro proprio nel 2016, quando abbiamo avuto la gioia, la felicità di ricordare, di omaggiare Giuseppina Bastaronzelli a 10 anni dal suo congedo, e nel convegno organizzato qui ai Benedettini abbiamo avuto proprio l'onore di avere fra i relatori proprio Tiziano Dorandi, che ha scritto una bellissima relazione in cui spiegava l'importanza e l'utilità ancora oggi di questi studi per chi si occupa di Diogene Laerzio. C'è da dire che tra l'altro questi studi valsero alla professoressa Donzelli anche un incarico molto prestigioso, perché le sue abilità furono notate subito dall'Accademia dei Lincei, che accettò per bocca dall'allora presidente del Comitato Nazionale dei Classici, Vincenzo Arangio Ruiz, la sua proposta di una nuova edizione critica delle vite dei filosofi di Diogene Laerzio. Era il 1965, e tra l'altro la copia di questa lettera, con cui Vincenzo Arangio Ruiz esprimeva vivo compiacimento per il progetto della professoressa Donzelli, è stata, la professoressa me l'ha fatta vedere e io l'ho voluta riprodurre proprio negli atti del convegno nel 2016. Questa edizione poi di fatto non ci fu, perché nel frattempo, i casi della vita, la professoressa aveva vinto il concorso a cattedra per i licei e quindi per 14 anni andò a correggere compiti, a insegnare dietro una cattedra, un lavoro peraltro onorevolissimo, di cui lei stessa comunque aveva un ricordo molto positivo, perché diceva che era un'esperienza estremamente formativa, e io che ci sono passato posso confermarlo, perché il contatto con i ragazzi, il vivo contatto con i ragazzi dà veramente tanto al docente, anche al futuro docente universitario. Poi nel frattempo avviene, diciamo, una, tra virgolette, conversione, perché gli interessi di Giuseppina Bastaronzelli dalla filosofia antica si spostano verso il teatro greco e soprattutto verso Euripide, che diventerà poi, diciamo, il grande amore di una vita. Questo, il suo, insomma, sodalizio euripideo naturalmente si esprime in lavori importanti, come per esempio il famoso Studio sulle lettere di Euripide, che è un lavoro di critica testuale sui rapporti sulla stemmatica dei manoscritti siglati L e P nelle edizioni critiche, che tramandano appunto il testo delle lettere, in cui la Giuseppina Bastaronzelli affronta una vexata question a cui tuttora non si è data una risposta definitiva, e cioè il problema sostanzialmente se P sia una copia di L oppure se entrambi discendono da un comune antenato. Ovviamente a seconda delle posizioni che si prendono in merito, è chiaro che cambia il valore delle varianti, delle varie lectiones di P, perché un conto è che P sia una copia e quindi non ci dica niente di più rispetto a quello che ci dice il suo antigrafo, che possediamo. Un conto è che invece sia un testimone di
un comune modello perduto. In questo caso le sue varianti acquistano naturalmente un peso ben maggiore. E un altro opus maximum, non per numero di pagine ma per importanza, è sicuramente l'edizione toibneriana dell'Elettra, che rappresenta il culmine di tutti i suoi studi, di cui appunto lo studio sull'Elettra è soltanto uno dei tanti, ma ce ne furono parecchi altri, pubblicati anche questi su riviste prestigiose, tra cui anche Cartos, tutti volti a risolvere problemi proprio filologici, di critica testuale, distribuzione di battute, cruces, mancate responsioni e così via. E l'edizione toibneriana, pubblicata una prima volta nel 1995 e poi nuovamente nel 2002, dicevo, l'edizione toibneriana riscosse subito un notevole successo di critica, perché questo lo si può leggere, lo si può intuire per esempio dalle recensioni positive che ricevette a opera di insigni grecisti. Ne cito uno per tutti, David Kovacs, che nel recensire il lavoro diceva che si rifaceva a un altro illustre grecista oxoniense, James Digg, l'editore di Euripide per la Oxford Classical Texts, che Digg nell'introduzione al primo tomo delle sue opere lamentava il fatto che le edizioni toibneriane di Euripide non sempre fossero di eccelsa qualità, ma Kovacs corregge un po' il suo giudizio dicendo: questa di Giuseppina Bastonzelli is one of the better ones, è una delle migliori. E insomma tante altre attestazioni seguirono. Tra l'altro James Diggle conosceva personalmente Giuseppina Bastonzelli. Io ricordo alcuni anni fa, quando l'ho incontrato personalmente a Patrasso, mi sono presentato come un suo allievo, gli si illuminò il volto, diceva: mi raccomando, me la saluti. Ma a parte questo, a parte diciamo la ricerca la filologia formale, se così possiamo chiamarla, il lavoro di Giuseppina Bastonzelli sul teatro greco è stato un lavoro volto soprattutto a restituire al teatro il suo vero significato in base partendo dal contesto dei primi fruitori. Giuseppina Bastonzelli si potrebbe considerare, appunto, come già anche Giovanni Salanitro, un esponente di quella tendenza critico-testuale che si potrebbe definire conservatorismo intelligente. Cioè, dal punto di vista testuale, prima, quando si ha un testo che può creare dei problemi, prima di dire questo testo è guasto, questo testo non funziona, cercare di esplorare tutte le possibilità per dargli un senso. E se proprio questo senso non si riesce a darlo e si conclude che è palesemente sbagliato, proporre delle correzioni che siano il meno lontane possibile dal testo tradito. Ricordo per esempio uno dei suoi più brillanti interventi pubblicato di recente sull'Exis a proposito di un verso guasto dell'Elena di Euripide, dove a un certo punto Menelao ed Elena, che si sono ritrovati e riconosciuti in Euripide, si pongono il problema di come rimanere nascosti a Teoclimeno. E allora Menelao, di fronte alle perplessità di Elena, dice: ma tanto e dice Ereide tis mugnos et aitos eimego. Ora, questo testo nel codice laurenziano, questo verso, dicevo, è tramandato in una maniera che non dà particolare senso. È stato variamente corretto dai filologi, e James Diggle in particolare lo smonta, lo riscrive in maniera completa, addirittura invertendo l'ordine delle parole. Giuseppina Bastonzelli propone invece una soluzione semplice nella sua genialità, proponendo di leggere mu,
cioè genitivo del pronome personale, e intendendo questo V come un genitivo di argomento. Chi gli dirà di me e conoscerà che sono io. E questo è appunto uno degli esempi. Ma questo principio di rispetto nei confronti della tradizione è lo stesso principio metodologico che consentiva a Giuseppina Bastanonzelli di guardare il teatro antico con gli occhi dei primi destinatari, una cosa che non si stancava mai di ripetere durante le sue lezioni. Molti dei suoi corsi monografici, penso per esempio a quello sull'Ecuba di Euripide, oltre che ovviamente la lettura commentata del testo con tutte le varie cruces, eccetera, eccetera, servivano proprio a spiegare a noi studenti come si deve guardare il testo antico, evitando di farsi condizionare dagli idola della critica. Per esempio, nell'Ecuba di Euripide, uno di questi idola è quello che vede in Ecuba un personaggio moralmente degradato, perché dopo aver saputo che Polimestore le ha ucciso il figlio Polidoro, si vendica in maniera atroce di lui, accecandolo e uccidendo i suoi figli. E Giuseppina Bastanonzelli, partendo in realtà da alcuni studi come quello di Ronald Meridor o quello di Atkins, mette in evidenza il fatto che non si può guardare l'Ecuba di Euripide misurando la moralità del personaggio sulla base dell'evangelico porgere l'altra guancia, che non c'era a quei tempi. Anzi, a quei tempi l'etica greca era basata sul principio fare tutto il male possibile ai nemici, fare tutto il bene possibile agli amici. Quindi il comportamento di Ecuba dal punto di vista della morale greca è perfettamente lecito. Come pure il personaggio di Odisseo nell'Ecuba, che è quello che sostanzialmente nell'assemblea difende la necessità di sacrificare Polissena sulla tomba di Achille, è stato sempre dipinto come appunto un demagogo, un ingannatore, un sofista che fa uso della sua abilità di parola per sedurre il popolo e per giustificare moralmente le cose più immorali. In realtà le argomentazioni che usa Odisseo sono le stesse argomentazioni che avrebbe usato un politico ateniese dell'epoca per giustificare la necessità di sacrificarsi nei confronti della patria, la necessità di onorare debitamente chi faceva questo sacrificio, senza considerare il fatto che il sacrificio di Polissena è sostanzialmente un sacrificio volontario, nel senso che è Polissena stessa che decide di morire a un certo punto perché non vuole finire schiava e preferisce morire eroicamente. Il modo in cui Euripide presenta questa morte eroica è un qualche cosa che taglia alla radice l'idea che questa morte potesse essere percepita dal pubblico come una prevaricazione da parte dei greci. Cioè è un sacrificio tra l'altro moralmente lecito perché attuato con il consenso della vittima, secondo appunto l'antropologia dell'epoca. Ci sarebbero naturalmente tante altre cose da ricordare del magistero di Giuseppina Bastanonzelli, ma mi limito a ricordare qui che, a parte i suoi studi sul teatro greco, a parte i suoi studi su Diogene Laerzio, anche lei è stata utriusque lingue perita, e non solo perché appunto padroneggiava con grande dimestichezza il latino scritto, ma anche perché nella sua produzione si annoverano anche lavori sulla letteratura latina, per esempio su Catullo, per esempio su Seneca, su Livio. E un'altra cosa mi piace ricordare: Giuseppina Bastanonzelli è stata anche una eccellente comunicatrice, e qui appunto la passione di cui parlava Miralles e di cui parliamo ancora oggi. La sua grande capacità era quella di spiegare le cose difficili rendendole facili e rendendole interessanti, non attuali, perché si parla sempre i classici perché sono attuali, oppure i classici devono essere attualizzati. Allora, i classici non hanno bisogno di essere attualizzati, nel senso che l'attualizzazione, per carità, è un processo lecito, si può benissimo
come del resto si è sempre fatto, prendere un classico e riscriverlo. Ma il classico di per sé, proprio perché è classico, vuol dire che ha qualcosa da dire sempre e a tutti. Io non posso dimenticare che Giuseppina Bastanonzelli, soprattutto nella sua vita, ma soprattutto poi negli anni successivi al pensionamento, ha dedicato molto tempo a condividere i frutti della sua attività scientifica in occasione in conferenze tenute per associazioni culturali, per le scuole, per insomma, molte di queste conferenze poi avvenivano alla vigilia della stagione del teatro greco di Siracusa, e in quell'occasione più di una volta la professoressa lanciava battute salaci a proposito delle stravaganze dei registri moderni, che devono sempre angustiarci con carri armati, bottiglie di champagne, sigarette e altre amenità simili, che con la scena antica e con l'antropologia antica poco hanno a che fare. E vorrei concludere ricordando due cose. Uno, il rapporto che Giuseppina Bastanonzelli aveva con i suoi allievi. Allievi diciamo seguiti veramente con grande interesse, con grande attenzione. Ricordiamo tutti le annotazioni fitte, a volte anche perentorie, ai margini delle tesi di laurea che le facevamo leggere, e i tanti suggerimenti che ci dava sia la preparazione della tesi di laurea, sia anche dopo. E non posso dimenticare anche che Giuseppina Bastanonzelli ha anche fatto parte come del resto Giovanni Salanitro, ha anche fatto parte del collegio docenti del dottorato di ricerca in filologia greca e latina, un dottorato glorioso che purtroppo si è estinto per mancanza di fondi intorno al 2012, se non ricordo male, e che però è stato negli anni un vero e proprio seminario di studiosi che hanno poi anche occupato ruoli importanti o nell'università, come chi vi parla, ma penso anche per esempio ad altri colleghi come Giuseppe Ucciardello o Claudio Meliadò, che insegnano a Messina, i primi nomi che mi vengono in mente, o comunque nella scuola con una consapevolezza e un bagaglio di esperienze che sicuramente ha arricchito anche l'esperienza scolastica di questi allievi. E l'ultimo pensiero lo dedico alla famiglia della professoressa Donzelli, al marito, l'ingegnere Elio Basta, che l'ha preceduta purtroppo, scomparso qualche anno prima di lei, e questa è stata un'esperienza per lei devastante. E alla figlia Maria Rita e ai suoi nipoti Manfredi, Federico, Walter e Agnese, dei quali era sempre orgogliosa. Molte volte si presentava scherzosamente come nonna. E questo anche ci dà anche la misura del personaggio, di cui si potrebbe dire, prendendo a prestito le parole dal Cato Maior, che aveva una comitate condita gravitas, una severità che incuteva certamente rispetto, soprattutto a chi non la conosceva, come non la conoscevamo noi quando eravamo giovani matricole, però era una gravitas condita appunto con una certa affabilità, con una certa piacevolezza. Le sue battute di gusto, di spirito, alleggerivano di molto l'oggettiva difficoltà di una lezione su un testo greco. Ricordiamo tutti i suoi memorabili seminari sui passi lirici delle tragedie di Euripide, ma davano anche la misura della capacità appunto di far parlare questi testi
di farli vivere come se fossero stati scritti l'altro ieri. Io qui mi taccio e ringrazio tutti per la pazienza. Bene, e adesso prima di cedere la parola al professore Tosi, vorrei che appunto ci sono alcuni interventi in rappresentanza degli allievi Giovanni Salanitro e Giuseppina Bastanonzelli, in cui ciascuno porterà la sua testimonianza. Allora, invito a parlare il professore Vincenzo Ortega. Grazie. Sì, Grazie, è ordinario di filologia greca e latina presso l'Università degli Studi di Catania ed è stato allievo di Giovanni Salanitro. Prego, Enzo. Grazie Paolo. C'è un ritorno, forse meglio se spegni il tuo microfono. Sì. Bene. Ho già ricordato Giovanni Salanitro 2 volte. A Roma, il 18 gennaio del 2025, all'Assemblea della Consulta di Filologia Greca e Latina, il cui testo è stato successivamente pubblicato in Commentaria Classica, e poi nella rivista Gnomon dello stesso anno. Ciò che sentirete condensa in qualche modo questi miei due interventi. Per prima cosa devo dire che sarò breve, certamente per motivi di tempo, ma soprattutto perché Giovanni Salanitro era amante della brevità. Brevi ma assidue erano le sue frequentazioni della Facoltà di Lettere dell'Università di Catania, che raggiungeva sempre a piedi, nonostante la distanza non indifferente dalla sua abitazione. Brevi e al contempo illuminanti i colloqui che avevamo con lui, ma soprattutto a più riprese egli ribadiva come la concisione dovesse essere costantemente perseguita dal punto di vista scientifico. Quando qualcuno scrive molto su un determinato problema filologico, sosteneva Salanitro, significa evidentemente che i suoi argomenti sono deboli. E quando si imbatteva in un volume ponderoso, ma in qualche modo compilativo e di modesto rilievo scientifico, con Callimaco esclamava mega biblion, mega cacon. Incontrai per la prima volta Salanitro nell'anno accademico 1985-86, quando io frequentavo il 3° anno e lui era ancora professore associato di filologia classica e ricopriva un insegnamento complementare, come si dice. Ci sono microfoni accesi? Vai Enzo. Sì, se spegni pure tu. Complementare, come si diceva allora, denominato filologia greco-latina con il trattino. Erano anni in cui l'università non badava affatto al numero degli studenti. Seguivamo il corso in 4 o 5 persone e non avevamo neppure un'aula. Salanitro, come del resto altri suoi colleghi, teneva le lezioni nella sua stanza di Palazzo Centrale. In quel periodo si occupava della traduzione greca eseguita da Teodoro Gazza del De Sanctute di Cicerone, di cui avrebbe curato l'edizione critica per la Biblioteca Teubneriana del 1987. Durante il corso Salanitro si soffermava sul confronto in parallelo del testo greco con quello latino. Per questo la disciplina era appunto chiamata filologia greco-latina, mettendo a frutto le sue competenze in entrambe le lingue. Un'apprezzabile caratteristica di Salanitro era inoltre il costante perseguimento dell'obiettivo di creare una scuola di giovani studiosi. Ricordo che mi disse di averlo pure dichiarato programmaticamente in un consiglio di facoltà. Una scuola che lavorasse su temi ben circoscritti. Nella seconda metà degli anni '80, ai tempi di Teodoro Gazza, aveva assegnato quindi alcune tesi sulle traduzioni bizantine, soprattutto di Massimo Planude, di testi latini. A me toccò la traduzione dei Distica Catonis. Negli anni 90 e negli anni 2000 tornò infine ai centoni, formando giovani che si dedicavano allo studio, anche con tesi di dottorato, del dottorato in filologia greca e latina, di cui fu a lungo coordinatore,
si dedicavano allo studio di questo genere di componimenti, sia greci che latini. Intanto nel 1990, quindi successivamente alla mia laurea del 1988, Salanitro era diventato ordinario di filologia classica, ma nel 1997, fino al 2013, anno del suo pensionamento, era passato al settore di lingua e letteratura latina. Diciamo però che all'indomani della cessazione dal servizio di Francesco Corsaro, nel 1991, mi sembra, Salanitro ricopriva già per affidamento tale insegnamento. Ricordo che lo accompagnai alla prima lezione. Si trattava di numeri estremamente più alti rispetto a quelli a cui ero abituato. Un'aula a Palazzo San Giuliano gremita in ogni ordine di posto. L'aria era cambiata per tutti, lezioni affollate ed esami affollati, dove Salanitro amava reiterare una sua tipica domanda prendendo spunto dai verbi che si rinvenivano nel passo letto dallo studente. La tipica domanda era: qual è il futuro? E devo dire che anch'io faccio talvolta questo tipo di domanda sul suo esempio. Passano gli anni. Il 23 maggio, che poi era il giorno del mio compleanno, il 23 maggio 2008, quasi 18 anni fa, proprio nella sala del coro di notte dove ci saremmo dovuti riunire oggi, proprio in quella sala, celebrammo Giovanni Salanitro in occasione della presentazione del numero speciale di Sileno, la rivista da lui per tanto tempo condiretta, a cui sia io che Maria Rosaria Petringa abbiamo dedicato ininterrotte cure per più di un ventennio, numero speciale di Sileno pubblicato appunto per i suoi 40 anni di insegnamento. Erano presenti, oltre al rettore dell'epoca, tutti gli allievi e vari colleghi. Era molto felice, soprattutto quando io e Maria Rosaria gli consegnammo una piccola targa con una dedica in latino. Il suo antico obiettivo di creare una scuola di filologi classici sembrava realizzarsi. Purtroppo, però, le vicende del tutto esterne, che proprio in quel periodo portarono al definitivo prevalere di altre logiche e di altri interessi nel campo degli studi umanistici, contemporaneamente alla rovinosa dismissione del glorioso dottorato di ricerca in filologia greca e latina, hanno in parte ridimensionato questa più che legittima aspirazione. Rimangono il suo esempio, il suo impegno, la sua innata tendenza alla brevitas che lo portava a sfrondare tutto ciò che è superfluo, mero disturbo di sottofondo per la reale comprensione delle cose. Una lezione di metodo, sia nella forma che nella sostanza, che difficilmente potrà essere dimenticata. Grazie. Grazie al professore Vincenzo Ortoleva per questo bel ricordo che mi ha anche evocato diciamo i miei trascorsi di studente, perché Giovanni Salanitro ha iniziato a insegnare letteratura latina esattamente l'anno in cui io sono entrato all'università, il 1991, ricordo, era proprio l'anno in cui io iniziai a seguire le sue lezioni, e quindi probabilmente quel giorno il giorno che tu ricordavi, quell'aula a Palazzo San Giuliano affollatissima, c'ero sicuramente anch'io. E ricordo quel memorabile corso quello sui proleti latini arcaici era l'anno dopo. Quello era un corso proprio sui centoni, la poesia centonaria, Lustorio, Ausonio, uno dei suoi cavalli di battaglia. Mi fa piacere che tu ci fossi, perché io ricordo quel giorno, perché lui mi disse: oggi inizio il mio corso di letteratura latina. Sì, e allora io dissi: professore, che allora l'accompagno? Sì, mi accompagni, vabbè, faccio compagnia. Ed entrammo in quest'aula affollatissima di Palazzo San Giuliano. Credo che fosse, tra l'altro, credo che non fosse tra l'altro un'aula grandissima, dove secondo me era l'auletta al pianterreno, se non ricordo più. Ricordo che rispetto a quello che faceva prima, a quelle lezioni per pochi di filologia greco-latina, poi classica, ci fu un grandissimo cambiamento. Certo. Sì, giustamente tu ricordavi appunto il glorioso dottorato da cui tutti siamo un po' passati, ma
speriamo in tempi migliori. Bene, do la parola adesso ad altre due allieve di Giovanni Salanitro, appunto allieve anche loro di questo dottorato, che sono Valentina Sineri. C'è? Buonasera. Ecco, Valentina Sineri è docente di lettere latino e greco al liceo Ospedalieri, appunto ha conseguito il dottorato di ricerca in filologia greca e latina sotto la guida del professore Salanitro, mi pare su 100 probe, ricordo bene? Sì, esatto, su 100 probe. Poesia 100 probe. Bene, a te la parola. Grazie, io ringrazio sia il professore Cipolla per avermi invitato a presentare un mio ricordo del professore Giovanni Salanitro, sia il professore Nolf e il professore Ortoleva che prima di me lo hanno ricordato. Al professore Salanitro, come molti di noi, sono legata da un profondo senso di riconoscenza e il suo magistero devo dire che si fa sentire ancora oggi nella pratica quotidiana del mio insegnamento liceale. Non mi soffermo sulla sua lunga e brillante carriera accademica e sulla sua amplissima produzione perché è già stato fatto egregiamente. Quello che vorrei fare è seguire brevemente il filo dei miei ricordi personali e sottolineare ancora una volta quegli aspetti della sua personalità di studioso e di docente che mi sono rimasti maggiormente impressi. Il primo di questi aspetti, come si diceva, è l'interesse per tutti quei testi meno noti e meno studiati di autori cosiddetti minori, oppure dalla tradizione molto frastagliata, sovente ridotta a scarni frammenti di tradizione indiretta. Un interesse che potremmo definire callimacheo. Prima il professore Ortoleva citava proprio la battuta di Callimaco che il professore soleva dire di fronte a testi molto lunghi. Ora, questo interesse ha condotto il Salanitro filologo a lavorare alacremente sulla Constitutio Textus e sulla corretta interpretazione di questi testi, e dall'altra parte il Salanitro docente a darne conto in lezioni monografiche caratterizzate dalla capacità di scandagliare il testo in ogni suo minimo dettaglio, che fosse linguistico, stilistico, metrico, con una chiarezza espositiva e una sintesi che risultavano sempre illuminanti. E ricordo a questo proposito i già citati volumetti, autori e testi di letteratura latina, che Salanitro ha pubblicato espressamente ad usum scholae catinensis per tutti noi studenti dell'allora facoltà di lettere. Ora, io in quelle lezioni credo proprio di aver imparato da Salanitro che cosa significasse prestare attenzione ai dettagli, provare a ricostruire il contesto di un frammento a partire dai dati noti, analizzare una fonte. Da Salanitro posso dire di aver imparato il significato della parola acribia, che tra l'altro gli era cara. Ora, 2 anni fa, leggendo per altri motivi le Tusculane di Cicerone, mi sono imbattuta casualmente in un passo in cui ricorre la citazione di un verso dei Sune Febi di Cecilio Stazio, del quale Salanitro si era occupato a più riprese, in un vecchio lavoro del 1969-70, poi lo ha ripreso anche ad un convegno sulla commedia romana arcaica, e poi questo lavoro è confluito negli scritti di filologia greca e latina prima menzionati. Ora, il verso in questione è citato da un passo del De Senectute, ripreso, dicevo, da un passo del De Senectute, nel quale, in riferimento ai contadini romani della Sabina, Cicerone afferma che nessuno è così vecchio da pensare di non poter vivere almeno un altro anno, ma essi si danno un gran da fare, anche i lavori che, lo sanno bene, non presentano per loro nessuna utilità. E qui Cicerone inserisce appunto la citazione che è Serit arbores, que alteri seclo prosint, cioè pianta alberi che giovino ad un'altra generazione. Ora, a partire da questa citazione, come molti sanno, Salanitro propose di risolvere l'aporia metrica presente nel scenario giambico, così riportato da Cicerone, sulla base del confronto con la traduzione greca del De Senectute di Teodoro Gazza. Ora, il confronto con la traduzione greca e il ricorso al principio dell'ordo simplex, come una categoria di errore proprio della tradizione manoscritta, hanno permesso a Salanitro di ricostruire la forma corretta del scenario in Serit arbores seclatteri que prosient, quindi ricorrendo soltanto alla verborum traspositio, che chiaramente si richiama anche a quel conservatorismo intelligente che forse prima menzionava anche il professore Cipolla. E Salanitro in questi lavori forniva preziose riflessioni di ordine metodologico.
Ora, questo verso, che quando l'ho letto ha richiamato subito alla mia memoria la lezione di Salanitro e insomma gli anni universitari, nel pasto delle Tuscolane, in cui ricorre, evidentemente il verso a Cicerone piaceva parecchio, in questo passo viene citato per sostenere che una prova dell'immortalità dell'anima sia proprio la preoccupazione che tutti hanno per ciò che avverrà dopo la loro morte. E scrive Cicerone nelle Tuscolane: il personaggio che si esprime così nei Sinefebi, che altro intende dire se non che le future generazioni lo riguardano? Ho voluto citare proprio questo verso perché esso mi sembra emblematico dell'altro aspetto della figura di Salanitro che vorrei sottolineare e che ha richiamato anche il professore Ortoleva, ovvero l'attenzione per le future generazioni, cioè la sua capacità di fare scuola, di incentivare la pubblicazione dei lavori dei suoi allievi e la grande generosità con cui dava loro spazio all'interno dei filoni di ricerca che egli stesso aveva contribuito ad aprire. Il professor Ortoleva ricordava anche l'edizione speciale di Sileno che accoglieva anche tanti lavori dei suoi allievi. Uno di questi filoni chiaramente riguarda anche la poesia centonaria, dalla quale Salanitro tra i primi intuisce e sottolinea la valenza come testimonianza di tradizione indiretta, tanto che, come è già stato ricordato, Mario Gemonà inserisce l'Alcesta di Salanitro tra i subsidia della sua seconda edizione degli Opera Virgiliani. Salanitro si è occupato anche della poesia centonaria di ambito cristiano, sia greca sia latina, dando un forte impulso agli studi sugli Omerocentones e sui centoni virgiliani di contenuto cristiano, indirizzando e guidando alcuni dei suoi allievi in questo settore. Ricordo che una volta il professore Salanitro, di fronte alle mie incertezze sulla consegna di un piccolo lavoro, mi disse: a volte l'eccessivo perfezionismo è un difetto. Una frase che con il suo garbo forse celava la sua innata idiosincrasia per ogni inconcludente lungaggine. E in un'altra occasione, nel darmi un'indicazione bibliografica un po' generica, ricordo che mi disse: non la voglio privare del piacere della ricerca. Ecco, Giovanni Salanitro per me è stato un maestro nel vero senso del termine. Dietro la sua riservatezza, che ad occhi poco attenti poteva essere scambiata per distacco, aveva in realtà per i suoi allievi una sensibilità paterna e li sosteneva negli studi con grande cura. E questo è forse il suo più grande merito, avere trasmesso a tanti, accanto al rigore del metodo, proprio il piacere della ricerca. E di questo gli siamo tutti grati. Grazie alla professoressa Sineri, anche tu hai ricordato delle cose che mi hanno fatto tornare indietro nel tempo, perché proprio il De Senectute di Cicerone fu programma di esame del mio primo anno di latino, e appunto quel verso di Cecilio Stazio invece fu di Cecilio Stazio fu invece programma del secondo anno, quindi veramente sono tornato indietro. Bene, do la parola adesso alla professoressa Antonella Tedeschi. Buonasera. Professoressa Antonella Tedeschi, insegna presso il Liceo Scientifico Principe Umberto di Catania. Prego. Buon pomeriggio, anzi. Ringrazio Paolo per avermi invitata a intervenire oggi e poter così tributare un doveroso omaggio ai nostri maestri. Da anni sono distante dal mondo accademico, ma a una certa età nasce anche l'esigenza come di ricomporre le proprie esperienze nel cerchio della vita e ridefinirne i significati. E devo ammettere che il tempo con le sue fredde ali non ha spazzato via nulla dell'alto magistero di Giuseppina Bassanonzelli e di Giovanni Salanitro. Anzi, ci ha fatti maturare sulla strada della consapevolezza e del dovere di metterlo a frutto ogni giorno. Nulla potrei aggiungere che non sia stato già detto sui grandi studiosi, sullo spessore della loro produzione scientifica, sulle loro brillanti carriere, se non l'importanza che hanno avuto nella mia formazione. E come sappiamo la formazione non coincide con l'istruzione, la comprende e investe un orizzonte ben più latamente culturale e valoriale. La formazione nasce nelle aule, si nutre sicuramente di studio, di libri, di riflessioni, ma matura proprio nel dialogo, nel confronto, nell'incontro e ha sempre bisogno di essere sorretta e corretta da guide sicure. E anche per me Giuseppina Bassanonzelli è stata una maestra di metodo e passione che metteva e trasmetteva in ogni lezione. A noi corsisti e poi tesisti
Insegnava ad avere cura delle parole, ma il suo amore per la parola era completamente avulso da ogni forma di pedanteria, piuttosto intimamente connesso a un profondo senso di responsabilità nella scelta, ma anche alla capacità di saper sospendere il giudizio in assenza di motivazioni forti, quindi alla sua onestà intellettuale. E ci trasmetteva così anche la sua concretezza, la sua coerenza, la sua schiettezza, il senso etico e il senso estetico del lavoro. Infatti amava ripetere che non si può sapere tutto, ma bisogna fare ogni giorno il proprio dovere e che il lavoro deve essere un bel lavoro. E poi ripeteva una frase che non ho mai dimenticato: è l'uomo a onorare la carica, non è mai la carica a onorare l'uomo. Quindi ogni incontro con lei diventava un'occasione di crescita, laddove l'imbarazzo al suo cospetto, anche la tensione nell'attesa del suo giudizio, venivano puntualmente stemperati dalla sua carica umana e dalla sua presenza affettuosa. E per più di 20 anni ho avuto la fortuna di poter seguire le orme di Giovanni Salanitro, dai primi esami universitari fino agli anni del dottorato, dell'assegno di ricerca, delle pubblicazioni, della premiazione della mia tesi di dottorato a Firenze, poi ci sono stati anche i laboratori didattici a Siracusa e tanto altro. Anni intensi, sicuramente di grande impegno, ma di sublimazione della vita nello studio, ecco. Per noi dottorandi e poi dottori di ricerca, lui era come la stella polare per i naviganti, il nostro punto di riferimento. E sapevamo di poter contare sempre sulla sua fiducia, perché cresciamo anche grazie alla fiducia che ci viene accordata. E la bravura di un maestro sta anche nel saper contemperare la propria auctoritas con il rispetto dell'ingenium individuale dell'allievo. Quindi il suo ottimismo diventava anche il nostro ottimismo e vinceva ogni paura. Ed era l'ottimismo della ragione prima ancora che l'ottimismo della volontà. Amava ripetere una massima che non ho sentito più da nessun altro: al meglio non c'è mai fine, non al peggio. E poi questo ottimismo corrispondeva esattamente alla fiducia umanistica nelle capacità umane, nella razionalità umana, nello spirito critico, nella dignità individuale e nel senso di responsabilità etica di ciascuno. Forse la sua grande dottrina, la sua grande conoscenza del mondo antico gli permetteva di volare alto sui problemi del presente, con sereno e superiore distacco, e lui rivolgeva il suo limpido sguardo al futuro, alle nuove generazioni di studenti, di docenti, di studiosi. Non dimenticava mai che dalle aule universitarie sarebbero usciti i docenti della scuola secondaria di secondo grado, anzi ribadiva che lo studio delle lingue e delle letterature classiche rappresenta ancora oggi la migliore palestra per la formazione delle future generazioni di uomini, prima ancora che di studiosi. E forse con lungimiranza potremmo dire anche alla fondazione di una futura felicitas temporum da costruire con impegno, con equilibrio, con costanza. Ecco, in lui la lucidità del pensiero, la chiarezza dell'eloquio erano tutt'uno con la sua eutiumia, con la sua tranquillitas animi. E come sapeva bene di inserirsi in una lunga tradizione di filologi catanesi, latinisti e grecisti, e così era forte in lui il senso del dovere di portare avanti quella tradizione. Quindi io oggi voglio ringraziare i nostri maestri, innanzitutto per avermi aiutata a costruirmi come persona e come docente, ma soprattutto per avermi permesso di partecipare alla loro storia e per avermi resa capace anche solo di intercettare la valenza e la portata della loro esperienza umana e professionale. Rimarranno sempre dei punti di riferimento per me nella vita e nel lavoro, in quanto testimoni autentici di quell'humanitas che hanno saputo conservare, custodire, preservare dalle insidie del tempo e consegnarci come una eredità preziosa, l'Octema es aiei di cui parlavi. Grazie. Grazie alla professoressa Tedeschi.
Stai dicendo qualcosa? Non ti sentiamo più? No. No. Grazie per questa testimonianza. Tra l'altro tu hai avuto la fortuna di lavorare con entrambi, perché ti sei laureata, se non ricordo male, con la professoressa Donzelli sulla tesi sull'Hexagoghe di Ezechiele, dico bene? Sì. E poi hai proseguito con L'Ecbasis Captivi. L'Ecbasis Captivi, che è appunto questo Per il centone dottorato, nella tesi di dottorato. Esatto. Sempre Bene. di fuga si tratta. E infatti, bene, vedo già il professore Ferdinando Sorrentino, che è stato uno dei, forse il primo allievo della professoressa Giuseppina Bastonzelli, ecco, è stato docente di lettere latine greco presso il liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale. Ricordo, forse se non ricordo male, il suo lavoro di ricerca riguardava il Cresfonte di Euripide. No. Ora lo dico qual è stato. No, allora ricordavo male, va bene. Bene, gli do subito la parola, grazie. Grazie. Ringrazio appunto il professore Cipolla che mi ha dato questa occasione. Alcuni di voi si chiederanno chi sono e perché sono qua. Vedendomi lo capiranno. Credo di essere uno dei più antichi studenti universitari della professoressa. Uso il termine antico dato che ci troviamo nell'ambito delle lettere classiche. Certo, la professoressa ha cominciato a insegnare nelle scuole secondarie superiori, ma quando ha avuto i primi insegnamenti all'università, io e qualche altra collega che oggi avrebbero gradito essere presenti, ma purtroppo non hanno potuto, siamo stati tra i primi alunni. Noi abbiamo conosciuto la professoressa alle lezioni di filologia classica. Nel 73 tenne un corso sull'Alcesti, nel 1973 sull'Alcesti, nel 1974 sulle rane di Aristofane. Sia l'uno che l'altro furono dei corsi entusiasmanti che entusiasmarono proprio i ragazzi. Poco fa Vincenzo Ortoleva diceva che alle lezioni del professore Salanidro erano 3-4, ma anche noi alle lezioni della professoressa Bastonzelli, quando eravamo 6, eravamo già tanti, solitamente eravamo 3-4 e si facevano attorno al primo tavolo che la professoressa trovava disponibile, ed erano lezioni proprio da aula scolastica, anzi molto meglio rispetto all'aula scolastica, perché chiaramente al liceo eravamo 20-25, qua eravamo 3-4, tutti intenzionati e tutti ben disposti. Le lezioni ci ammaliarono sicuramente per le modalità con cui la professoressa le gestiva, a parte le indubbie doti filologiche, ma era anche la modalità con cui le esponeva, l'eloquio forbito, il tono molto vario. Ecco, non annoiava mai una lezione della professoressa. Vi erano battute ironiche, vi erano spessissimo citazioni dantesche per fare riferimento, e ogni tanto anche qualche piccolo episodio autobiografico, che non era una forma di personalismo espresso, quanto piuttosto legato a ciò di cui stavamo parlando. E allora una collega ed io, la professoressa Pina Meli ed io, chiedemmo la tesi. E ci assegnò 2 tesi di notevolissimo spessore, cioè non erano tesi da fare in poco tempo per poterci laureare. Alla professoressa Meli i frammenti di Cratino, a me la tipologia dei cola eolici nei cori delle tragedie di Euripide, 2 tesi di notevolissimo spessore che a svolgere le quali impiegammo parecchi mesi. Sia io che la collega avevamo già dato tutte quante le materie, e quindi ci dedicammo esclusivamente alla compilazione della tesi. Ricordo almeno 6-7 mesi di lavoro indefesso. Erano anni, sto parlando del 1974-75, anni in cui non esisteva il computer, anni in cui non c'era nulla online, scrivevamo a mano gli appunti,
Era difficile reperire i testi da altre biblioteche, ma le stesse biblioteche di Catania davano i libri con molta difficoltà, era difficile fare le fotocopie e allora bisognava andare in biblioteca e copiare a mano ciò che ci interessava. Consegnavamo e ci siamo laureati nel 1976, la collega Meli a marzo e io a giugno, quindi sono passati ben 50 anni dalla nostra laurea. Il lavoro però di questi mesi è stato importantissimo, perché cosa ha lasciato la professoressa attraverso quel lavoro. Io ora parlo a nome mio e a nome della professoressa Meli, però sicuramente parlo a nome di tutti coloro che negli anni successivi hanno avuto la stessa fortunata esperienza di lavorare con la professoressa. Innanzitutto il rispetto per l'alunno. La professoressa, noi consegnavamo gli appunti, spesso scritti a mano, ripeto, era difficile che venissero scritti con la macchina dattilografica, non tutti la possedevamo. E la settimana successiva la professoressa li riconsegnava. Non ha mai tralasciato una settimana, rispettando il nostro lavoro. Poi chiaramente abbiamo imparato attraverso questo lavoro l'acribia filologica, perché questi testi erano, gli appunti voglio dire, erano letti con accuratezza. La professoressa controllava le note, controllava le citazioni, certe volte correggeva qualche refuso, erano refusi chiaramente perché scritti a mano, e un'altra cosa ci ha insegnato l'attenzione al vocabolo esatto e la cura per la forma italiana. Ecco, quando noi poi siamo stati docenti abbiamo ricordato quello che la professoressa volta per volta ci indicava, cioè usare il termine adatto. Spesso lei, accanto alla scelta del termine che avevamo scelto, metteva quello che secondo lei, il sinonimo che secondo lei era più adatto. Correggeva e la ringrazio per questo, correggeva persino la punteggiatura dicendo: guardi che qui ci sta meglio il punto e virgola piuttosto che il punto, e questo ci ha dato sicuramente moltissimo. E poi tutto era contornato dalla cortesia. Il professore Cipolla ha ricordato anche il rigore, sì, ma non era severità, era rigore, perché non demonizzava mai le scelte del discente. Allora noi eravamo dei giovani studiosi e quindi tante cose con ingenuità le dicevamo. Lei con molta ironia certe volte correggeva quello che avevamo fatto, non usò mai il sarcasmo che è distruttivo, ogni tanto l'ironia affabile. Per cui io nei confronti della professoressa Basta ho sempre avuto una forma di venerazione. Per me è stata veramente una magistra nel vero senso della parola e io sono contento di averglielo espresso più volte, perché i miei rapporti con la professoressa sono durati fino all'ultima telefonata è stata nel Natale del 2023. Noi per questi 50 anni siamo stati in contatto attraverso delle visite che le facevo, attraverso delle telefonate, l'ho invitata alcune volte nelle classi in cui insegnavo, lei mi invitava quando c'erano delle conferenze, un rapporto molto stretto, ma questo appartiene al mio personale, al personale della professoressa e quindi non è il caso di estrinsecarlo. Cosa ha lasciato? L'etica del lavoro, poco fa lo diceva anche la professoressa Tedeschi, l'etica che poi abbiamo cercato di portare nelle classi in cui io e tanti altri colleghi, io qua sto parlando a nome di tanti altri colleghi che poi ho incontrato nel corso di questi decenni, colleghi che erano stati allievi della professoressa e tutti quanti avevamo lo stesso sentimento di gratitudine.
ha insegnato a noi, ma sicuramente ha insegnato anche agli studenti che sono stati nelle nostre classi, mediante la nostra presenza. L'ultima cosa che voglio ricordare è, l'ha fatta notare chiaramente il professore Cipolla, è la sua capacità di affabulazione. Spesso negli ultimi anni lei, appunto nei licei classici del Catanese e anche di altre zone, presentava le tragedie che si sarebbero rappresentate a Siracusa, al liceo classico di Giarre, quello di Acireale dove ho insegnato io, al Cutelli. Ebbene, erano aule piene di 70-80 studenti liceali e lei era capace di affascinarli e erano tutti attenti. Chi è stato nelle aule scolastiche sa che non è facile ottenere l'attenzione di 70-80 ragazzi 17enni, 18enni, che spesso prendono la conferenza non per il contenuto, quanto piuttosto per non stare in aula. Invece devo dire che quando parlava la professoressa Basta era veramente un piacere, e poi anche gli stessi ragazzi andavano da lei per congratularsi. Quindi per me la professoressa è stata veramente una maestra, ma essenzialmente una figura di continuo riferimento. Per cui grazie professoressa Basta, io gliel'ho sempre detto. Grazie al professore Sorrentino per questo ricordo toccante e partecipato, che ci ha restituito anche un pezzo di storia della professoressa, anche dell'Università di Catania, che quelli della mia generazione ovviamente non potevano conoscere. Vincenzo voleva dire qualcosa? Sì, volevo dire che mi ha fatto molto piacere sentire il professore Ferdinando Sorrentino, dato che parliamo di maestri. Non tutti sanno che il professore Sorrentino è stato il mio insegnante nei 3 anni di liceo di latino e greco, e quindi devo a lui tante cose. Quindi mi ha fatto molto piacere sentirlo, mi avrebbe fatto più piacere vederlo. Certamente, speriamo in qualche occasione futura. Non mancheranno. Anch'io ho un debito indiretto, più che altro nei confronti del padre Ferdinando Sorrentino, di Ferdinando, che è Armando Sorrentino, autore della mia grammatica di liceo, della grammatica di greco su cui ho studiato al liceo, gloriosa, assieme a Roberto Carpino, che è stato preside. Esattamente. Bene, cedo la parola adesso al professore Giacomo Mancuso, che è stato anche lui allievo di Giuseppina Bastadonzelli. C'è? Sì, qui sono qui, Paolo. Docente presso il liceo classico Secusio di Caltagirone, nonché presidente della delegazione ai CC della stessa città. Prego Giacomo. Buonasera a tutti, ringrazio Paolo per avermi inviato e, come ha ben detto Paolo, vi porto i saluti della delegazione dell'Associazione Italiana di Cultura Classica di Caltagirone, che abbiamo fondato qualche anno fa e che ho l'onore di presiedere. Io, diciamo, quello che dovevo dire sulla professoressa Donzelli l'ho scritto in un ricordo che, su sollecitazione di Paolo e di Enrico Medda, ho scritto per l'Exis. Mi soffermerò su alcuni aspetti più personali, sul cote umano. Mi ha colpito quello che diceva il professore Sorrentino, che è stato il primo allievo. Io credo di essere stato, in ordine di tempo, l'ultimo allievo della professoressa, nel senso che sono l'ultimo allievo che lei ha seguito nella fase finale della sua carriera. Poi c'è stata Deborah Cilia, che iniziò il dottorato sotto la sua tutela, ma poi passò perché la professoressa uscì completamente fuori dai ruoli dell'università, sotto alle sapienti mani di Maria Cannataffera e Giambattista D'Alessio, perché, come ricorda Paolo, all'epoca il dottorato di ricerca in filologia greca e latina era consorziato con Catania e con Messina. Dico l'ultimo perché all'epoca i professori universitari cessavano l'attività didattica a 72 anni e poi per altri 3 anni continuavano e poi uscivano fuori ruolo a 75esimo anno di età. Infatti, quando vinsi il concorso per il dottorato, la professoressa mi disse: mi raccomando, sappi che non puoi chiedere
il famoso anno di proroga per la consegna della tesi, perché in quel caso non avresti più me. Io volevo sottolineare alcuni aspetti umani e anche personali. Innanzitutto l'onestà intellettuale, che fu una delle cose che mi colpì all'inizio. La professoressa a lezione aveva sempre cura di non presentare mai le cose che diceva come se fossero calate dall'alto. Lei non amava il cosiddetto tono oracolare e ripeteva sempre che quello che diceva era scritto nei libri. Ecco perché spesso andava alla lavagna, anche quella era una lezione di metodo, a trascrivere per intero i titoli delle opere straniere che andava citando. E poi ricordo anche l'onestà intellettuale nel saper dire anche non offrire risposte necessariamente preconfezionate e immediate. Più di una volta mi è capitato di andare da lei all'ora di ricevimento a chiedere qualcosa, qualche diciamo, informazione specifica. A volte lei mi diceva con molta onestà: questa cosa non te la posso dire in questo momento, lascia che mi documenti, dopodiché potrò risponderti. Ecco, questa onestà intellettuale, che era anche il riflesso e si traduceva il suo rigore intellettuale, appunto non severità, rigore intellettuale, credo che scaturisse dal suo rigore morale e si traduceva in rigore morale. Io ricordo innanzitutto il profondo rispetto per gli allievi e soprattutto per i dottorandi. Non siamo stati mai, fra virgolette, sfruttati, siamo stati sempre lasciati liberi di perseguire i nostri studi, le nostre ricerche. Io posso raccontare alcuni episodi. Ricordo che la professoressa si occupava del Fortleben, credo dell'Elettra di Euripide. Io mi trovavo in Germania per completare la tesi di dottorato da Heidelberg e aveva necessità di ora non ricordo l'autore, comunque era un dramma tedesco, settecentesco, ottocentesco, che rifatto sull'Elettra, e non riusciva a trovarle in nessuna biblioteca italiana e mi chiese di farle le fotocopie. Io le feci le fotocopie, gliele spedii. Quando tornai in Italia, lei insistette per darmi i soldi che avevo speso. Io assolutamente non volevo. Arrivò anche a minacciarmi, perché mi disse che se non avessi accettato di prendere i soldi, lei non avrebbe chiamato, fra virgolette, per me, si apprestava all'esame di dottorato, Peppino Mastromarco, ecco, un'altra figura per me importante, perché aveva avuto un grande sodalizio con Giuseppina Bastadonzelli e fu chiamato per me come membro della commissione di dottorato. O anche, ricordo, spesso capitava che lei dicesse per favore mi puoi andare a prendere dal distributore automatico una bottiglietta d'acqua, costava 50 centesimi, €1. Lei insisteva per restituirmi anche il singolo euro, mai ha preteso nulla. Il fatto di essere stato l'ultimo allievo mi ha consentito anche di assistere a quella che credo sia stata l'ultima lezione in assoluto, perché appunto l'ho ricordata anche, aveva cessato di fare lezioni, però ha continuato per altri 3 anni a tenere le lezioni nell'ambito del dottorato, e appunto ci fu l'ultima lezione che lei tenne sul suo testo toebneriano dell'Elettra di Euripide. Fu una lezione particolare. Lei scherzosamente, con l'ironia che tutti hanno ricordato, disse: avrei voluto intitolarla I tormenti dell'editore. Ci presentò appunto alcuni passi dell'Elettra, riavvolgendo il nastro del ragionamento, ma erano passi in cui lei sempre, ecco, per tornare all'onestà intellettuale, aveva effettuato una scelta, però diceva appunto che era stata una scelta sofferta e che c'erano anche altre
alternative valide, per cui insomma ci presentava lo status questionis e anche gli eventuali dubbi. E poi ricordo anche, ha ricordato anche Paolo il sodalizio con Vittorio Citti, erano una coppia, tra virgolette, straordinaria da vedere in azione, perché anche fra di loro c'era un'intesa, scambi di battute. E ricordo appunto quando facevamo quella festa per onorarla, che Vittorio aveva questi picchi di, insomma, dall'apparente calma poi veniva fuori con questi picchi di, non so come definirli. Ad un certo punto, mentre eravamo lì, si alzò e disse: Giuseppina, sei un genio, perché non si riusciva a capacitare di come lei fosse riuscita ad acquisire le raffinate competenze metriche che indubbiamente possedeva, anche se lei diceva sempre io non sono una metricista, ma che poi l'ho capito a distanza di tempo, erano competenze che lei si era guadagnata da sola, leggendo e rompendosi la testa con la Griechische Verskunst di Wilamowitz, leggendo gli scritti della Dale, leggendo gli scritti di Chico Rossi, che lei consigliava come letture agli studenti. Anch'io ricordo, ricordate il professore Sorrentino, l'ha ricordato Paolo, le correzioni di cui sono pieni i miei, la tesi di dottorato e anche il brogliaccio della tesi di laurea, e confermo che le correzioni arrivavano anche alla punteggiatura, il punto e virgola, quindi possiamo dire che è un'abitudine che alla quale la professoressa si è mantenuta fedele per tutta la vita. E l'ultimo ecco, il ricordo che, a cui io tengo di più, uno di quelli a cui tengo di più, fu proprio l'occasione del mio esame di dottorato. Credo che si sia svolto in ottobre-novembre. Si svolse nella stanza del professore Salanitro. Anche il professore Salanitro, ecco, l'hanno rappresentato per noi che abbiamo frequentato l'Università di Catania in quegli anni 90. Io ho dato 3 esami col professore Salanitro: letteratura latina 1, letteratura latina 2, filologia classica. Ricordo anche il trauma del primo corso di letteratura latina, perché era sui frammenti dei poeti latini arcaici, quindi frammenti di Ennio, frammenti di Livio Andronico, che ci venivano presentati con tutte, ecco, non sapevo nulla io di critica del testo, varianti, e furono veramente grandemente formativi. Appunto, per tornare, dicevo che l'esame di dottorato si svolgeva nella stanza adiacente a quella di letteratura greca, che era la stanza del professore Salanitro. La professoressa a settembre aveva cessato completamente la sua attività accademica, e quindi non sapevo se sarebbe venuta o meno. Per me è commovente questo ricordo. Ricordo che io mi presentai per fare gli esami, lei venne da Caltanissetta, si fece dare le chiavi, si fece aprire la sua stanza, non entrò nemmeno per salutare e rimase lì nella stanza da sola, in silenzio, per tutto il tempo che durò il mio esame di dottorato. Quando io finii, passai nella stanza, la salutai, le raccontai come era andato, lei uscì, si complimentò, disse 2 parole anche ai miei genitori. E quel gesto per me ha rappresentato tanto. Lei mi disse: io non sono entrata ad assistere perché non volevo che la mia presenza fosse ritenuta invadente, soprattutto dai colleghi, ecco, come sono qui per controllarvi, per vedere come vi comportate, la sua discrezione e signorilità, direi, perché ecco, questo forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza. La professoressa era anche una signora con la S maiuscola, e ricordo che molti in facoltà non la appellavano professoressa, ma la appellavano la signora. Ecco, questa cosa forse abbiamo dimenticato di ricordarla, ed era veramente signorile nel tratto. E lei poi mi disse: non sono entrata, e mi salutò, poi prese la sua borsa, se ne andò. Per me quel gesto è stato importante, cioè significava: io sono qui,
sono qui per te, per farmi sapere che mentre io, ecco, andavo incontro a quella prova importante, lei c'era, lei era accanto a me, lei era nell'altra stanza. Dopodiché ha salutato, ha preso la sua borsa e con quel suo fare caratteristico è andata via. Poi i rapporti sono continuati gli anni successivi, le telefonate appunto per Natale, per Pasqua, in occasione ora ricordo che il 19 marzo avrebbe fatto l'onomastico, anche quella era una data in cui la contattava e aveva il piacere di sentire gli allievi. Veramente curioso il fatto che siano morti a così breve distanza di tempo, per noi, per tutti, per me, per Paolo, per gli allievi. Veramente questo ha rappresentato la fine di un'epoca, un sipario che è calato sull'Università di Catania che abbiamo vissuto noi, ma questo non vuol dire, ecco, come hanno detto, diceva Antonella Tedeschi, che non vedevo da tantissimi anni, che ho avuto il piacere di rivedere, al meglio non c'è mai fine, quindi anche questo è l'augurio che faccio alla facoltà di lettere di Catania, e con questo mi taccio e do la parola agli altri. Grazie al professore Giacomo Mancuso, perché anche questa è una testimonianza bella, molto, molto personale, che ci ha, insomma, ricordato anche un po' l'ultimo tratto della carriera accademica di Giuseppina Bastanonzelli, e anche confermato quello che già abbiamo detto più volte, come lei appunto accompagnasse i suoi allievi con la mano, senza soffocarli, senza essere invadente, ma con quella giusta presenza che ci faceva sentire appunto non soli. Bene, insomma, il tempo è andato, ma spero insomma che penso che ne sia valsa la pena, e adesso con grande piacere cedo la parola all'ospite d'onore, che è il professor Renzo Tosi. Un attimo, attivo la telecamera. Ecco. Il professor Renzo Tosi è stato ordinario di letteratura greca presso l'Università degli Studi di Bologna, dove comunque continua ad insegnare. È un illustre studioso di lessicografia greca, di paremiografia, che è l'argomento che tratterà questa sera, di scoli e di letteratura, di esegesi, di letteratura erudita, nonché presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, ed è proprio per questo uno dei motivi per cui ho ritenuto di invitarlo, perché mi è sembrata una figura particolarmente rappresentativa anche per i rapporti di amicizia che aveva con entrambi i docenti scomparsi. Bene, io gli cedo volentieri la parola. Vediamo il microfono, già attivo. Sentite da casa? Sente? Sente, bene. Condizione? Sì. Qua? Destra? Scalancona? Prima questa che l'altra. Sì, va bene, sì, poi. Il mio compito è quello di onorare questi due amici con una lezione che spero non troppo così inferiore al livello appunto di questi due amici, oltre che grandi studiosi, due persone di cui anch'io conservo il ricordo per entrambi dei seminari fatti a Bologna
in seminario della professoressa Gazza Donzelli nella sala Pasolio, ricordo anch'io ero proprio Cincisti, ricordo di Sala Nitro anche forse ancora cose più recenti, oltre al vecchio seminario sui Centoni, anche recentemente il fatto che eravamo entrambi nel comitato direttivo dell'Associazione Italiana di Cultura Classica e quindi avevamo rapporti continui, costanti. Il mio compito al professor Cipolla mi ha chiesto di fare una lezione, un intervento, chiamiamolo così, sulla storia dei proverbi e sulla parinoedarchia. Cercherò di non essere troppo lungo, di non annoiare troppo, insomma, con questo mio intervento. I proverbi anche moderni derivano dunque, i proverbi anche moderni, togliamo questi tutti gli strumenti perché molte volte derivano da proverbi antichi e secondo alcune tipologie che adesso cercherò brevemente di illustrare. Effettivamente è una lunga storia quella dei proverbi. È una storia che in alcuni casi addirittura precede l'epoca classica, infatti bisogna tenere presente che per alcuni proverbi ci sono attestazioni addirittura in altri. Cambiamo microfono, aspetta. Scusa. Prova adesso? Vai. Per alcuni proverbi bisogna tenere presente. Sì, no, qua. Posso? Sì. Per alcuni proverbi bisogna tenere presente che addirittura essi provengono, abbiamo attestazioni in ambito accadico, in ambito precedente all'epoca classica. Quindi una lunghissima storia. Ci sono, dobbiamo dire, vari elementi che rendono questa storia estremamente interessante. Per molti antropologi si parla l'elemento essenziale che porta questo, che produce questa storia è la cosiddetta invarianza, cioè il fatto che ci siano appunto proverbi che vengano dall'antichità e arrivano fino a noi. Io credo che al di là di questo sia interessante anche le variazioni, anzi forse soprattutto le variazioni, perché queste variazioni possono essere dovute a certi momenti storici. Pensiamo alle tante espressioni tradizionali dell'epoca classica che vengono riprese poi in ambito cristiano, è chiaro, vengono riprese in ambito cristiano, ma assumono un nuovo significato. Amor vincit omnia, ad esempio, viene in qualche maniera ripresa da Sant'Agostino, viene ripresa in tanti in epoca medievale, per non parlare poi dell'epoca dell'età moderna, però è chiaro con significati differenti. Come vedremo ci sono anche variazioni dal punto di vista formale. Devo dire che un motivo può essere questo, l'altro motivo che mostra l'importanza delle variazioni è che a volte queste espressioni tradizionali sono riprese dagli autori. Gli autori spesso si trovano di fronte a espressioni tradizionali che in qualche modo hanno perso il loro vigore, come si dice della metafora, si sono assopite. Certo, un'espressione tradizionale molto usata ha perso molto del suo vigore. Allora cosa fanno? Cercano di riattivare questo vigore, di rinvigorire, come per la metafora, di togliere questo assopimento attraverso variazioni. E anche queste sono di grande importanza. Questo anche già nell'antichità. Un maestro di questo procedimento era ad esempio Aristofane. Aristofane riprende a volte espressioni che evidentemente erano
tradizionali al suo tempo, però con variazioni divertentissime, variazioni che portavano, che davano un nuovo vigore a questa espressione. In questa storia, un punto essenziale su cui mi fermerò soprattutto nella parte finale di questo mio intervento è rappresentato da una tradizione erudita, una tradizione erudita che inizia essenzialmente in epoca alessandrina, per poi passare al Medioevo bizantino ed arrivare fino al nostro Rinascimento. È una tradizione che potremmo chiamare, che chiamiamo pareneografica, cioè la tradizione della raccolta di questi proverbi. Ora, questa tradizione nasce in ambito aristotelico. Le prime attestazioni che noi abbiamo in frammenti, c'è un frammento di Aristotele che dice esattamente questo, cioè che mostra un interesse profondo per i proverbi, per queste espressioni tradizionali, sia appunto nel Peripato sia in Aristotele. Aristotele dice questa attestazione, invitava tutti i suoi allievi a raccogliere questi proverbi perché erano segno di un'antichissima sapienza, una sapienza che addirittura era precedente al diluvio, a questa grande momento, a questa tragedia della storia dell'umanità. Allora, questo stesso interesse è stato importante nell'ambito peripatetico. In particolare potremmo citare un autore il cui nome è Clearco e che fu sicuramente un raccoglitore e uno studioso di proverbi, un raccoglitore di proverbi che scrisse appunto un'opera dedicata a questo. Non abbiamo moltissimi frammenti, però quei frammenti sono di grande interesse. Ma lo stesso Teofrasto, tra l'altro, Teofrasto si pone uno dei problemi che diventano fondamentali e che precede una domanda che forse tutti voi potete fare: che differenza c'è tra un proverbio? Per lui è una paroimia, un proverbio, e quello che non chiamava ancora aforisma, ma lo chiamava con altre espressioni. Però che differenza c'è tra un proverbio tradizionale, popolare, e un'espressione che può essere di un dato autore? E lui poneva questo discorso e dava una risposta molto intelligente, secondo me. Tra l'altro, lo dico tra parentesi questo, lo diceva a proposito di un proverbio che riprendeva evidentemente anche la conoscenza Donzelli. Cioè, il proverbio era che non è il potere che fa l'uomo, ma è l'uomo che fa il potere. Cioè, la carica, che sostanzialmente è una tradizione antica, non è la carica che fa la persona, ma l'uomo che fa la carica. E lo diceva a proposito di questa espressione. E diceva che questa espressione, se era un'espressione tradizionale, era un proverbio, ma quando si diceva che questa espressione era stata usata da uno, allora diventava qualcosa di diverso, poteva essere una sentenza, poteva essere qualcosa. Cosa interessante? Il discorso che aveva appunto l'idea che la differenza non fosse una differenza sostanziale, ma fosse una differenza funzionale, quella tra sentenza e proverbio. Tra l'altro, la mia esperienza mostra come certe distinzioni, che possono essere molto facili a livello teorico, dal punto di vista pratico poi diventano molto, molto più difficili. Questa tradizione poi passa in epoca alessandrina, dove si hanno
le prime raccolte veramente con Aristofane di Bisanzio, le prime raccolte evidentemente di proverbi molto, ma in ambito alessandrino c'è un altro interesse. Non è più l'interesse così per il proverbio come espressione di una cultura antichissima, bensì il proverbio nella sua funzione letteraria. Se prendiamo infatti le attestazioni in Aristofane di Bisanzio, vediamo la differenza, che fa una differenza tra i proverbi in metrica, i proverbi non in metrica, i proverbi usati in una certa maniera, i proverbi usati in un'altra. Da questa tradizione alessandrina nasce poi una tradizione lunghissima, quella che noi abbiamo nel Medioevo bizantino, che è caratteristica del Medioevo bizantino, e che è la tradizione pareneografica. Il grande opera da cui dovrebbe essere nata tutta questa tradizione è una grande raccolta, ma di un tal Zenobio, di cui sappiamo ben poco, che dovrebbe essere del secondo secolo d.C., però non sappiamo ben poco di questo. Abbiamo tutta una serie di opere che appartengono al Medioevo bizantino e che all'epoca bizantina e che in qualche modo o sono di autori che noi conosciamo o sono anche attribuite con la pseudepigrafia a grammatici dell'antichità, ma queste opere certamente derivano un po' tutte da questa tradizione. Cosa voglio dire? Cosa vorrei evidenziare? Che è un elemento estremamente importante. Questa tradizione pareneografica non è tipicamente bizantina e arriva in Occidente con il nostro umanesimo. Il nostro umanesimo riprende con una tradizione dei cosiddetti adagia quella tradizione bizantina ed è un elemento importante nell'ambito dell'umanesimo, nell'ambito riscoperta del greco e nell'ambito della riscoperta della filologia, perché questa tradizione non era una semplice raccolta di belle sentenze, di bei proverbi che si potevano usare, potevano essere usate dai predicatori, potevano essere usate dagli autori. Questo noi l'avevamo anche in Occidente. In Occidente c'erano i cosiddetti gnomologi, e i gnomologi erano raccolte tematiche a cui potevano attingere, ad esempio, appunto i predicatori per fare degli esempi, ma erano raccolte tematiche di belle espressioni. Qui abbiamo delle raccolte che in genere sono alfabetiche, il che vuol dire che tu non andavi a cercare il tema, ma andavi proprio a cercare quell'espressione, e poi dove spesso, per lo più, abbiamo l'interpretazione. L'interpretazione cosa significa? Significa che accanto a quella funzione di raccolta per l'uso c'era un'altra funzione. La funzione era quella dell'interpretazione dei testi in cui si trovavano, dei testi classici. C'era anche una valenza filologica che è evidenziata dal fatto che a volte c'è anche la citazione di autori. Questo genere erudito è tipicamente bizantino. Viene in Occidente, come dicevo, e come mostrerò tra poco, con gli adagia, e in particolare con quell'opera che è importantissima per tutta la cultura successiva, che è costituita dagli adagia di Erasmo da Rotterdam. Non bisogna mai dimenticare che quegli adagia e gli adagia di Erasmo da Rotterdam sono un po' un momento di quella che una volta si chiamava cinghia di trasmissione tra l'antichità e la cultura moderna. Come mostrerò tra poco, parecchie espressioni importanti della nostra cultura derivano essenzialmente dall'antichità, ma derivano dall'antichità attraverso questa tradizione. E
attraverso gli adagi di Erasmo. Prima di tutto però vorrei così molto velocemente fare una tipologia dei proverbi, del modo con cui questi proverbi sono arrivati dall'antichità a noi. Alcuni sono invariati, vedete, e qui in questo primo elemento è una mano lava l'altra, praticamente noi l'abbiamo nell'assioco pseudo-platonico per la prima volta, poi lo ritroviamo in un omologio che è molto importante, che sono i monostici di Menandro, e poi lo troviamo in vari testi, insomma, sia antichi sia medievali, e tra l'altro raccolti, vedete questo Walter è una raccolta di espressioni latine, espressioni latine medievali e della prima età moderna. Qui l'abbiamo appunto ripreso anche in questo, e qui le variazioni sostanzialmente ce ne sono poche. Vedete, la troviamo anche negli adagi di Erasmo, però le variazioni sono di autori, ne citavo alcune alla fine, come vedete, divertenti. Una è di un autore brasiliano che io amo molto, che è Jorge Amado, Una mano lava l'altra e tutte e due l'ombelico del mondo, una di un altro che per me era divertentissimo, un autore che riprendeva queste espressioni variandole in maniera divertente, che era Marcello Marchesi. Quelli che hanno un po' la mia età se lo ricorderanno in televisione, le altre persone più giovani no, insomma. Una mano lava l'altra, tutte e due rubano l'asciugamano. Era estremamente. Poi alcuni invece hanno delle variazioni assolutamente marginali, e questo è un proverbio antichissimo. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Noi troviamo detta della gatta o detta del cane, questo già appunto in epoca accadica. La prima attestazione in epoca accadica poi la troviamo in Archiloco, detto appunto della cagna, e poi nei paregnografi, quel Macario è un paregnografo, negli adagi di Erasmo e nei proverbi moderni. Variazioni. La prima variazione è quella d'autore, facciamo prima le variazioni d'autore, insomma. Le variazioni d'autore, Archiloco a un certo punto riprende questo, che evidentemente era già un proverbio ben noto ai suoi tempi, variandolo con la cardellina. Non è più la cagna, ma è la squillante cardellina. Ora, su questa squillante cardellina poi si è discusso tanto. Secondo me, siccome in quel passo la squillante cardellina ha un senso molto preciso, perché se uno ha in mente la cardellina femmina, il suo canto è molto insistente, un caso di questo genere, e quindi a questo punto può essere assolutamente interessante per quel passo in cui si parla della pace, si parla di una situazione particolare. Un'altra variazione d'autore è di un autore importante italiano, secondo me uno dei migliori per i miei gusti autori italiani, cioè Gesualdo Bufalino, che è un autore del Novecento. Il Dio frettoloso fa gli uomini ciechi. Attualmente io direi che il Dio assolutamente aveva molta fretta, vedendo gli attuali uomini attualmente. E questo chissà cosa avrebbe detto il buon Bufalino vedendo la situazione attuale. Dal punto di vista delle variazioni nei proverbi sono pochi, la cagna o il gatto, anche perché entrambi è un'esperienza comune. Per chi è nato in campagna sa benissimo che questi animali nascono con appunto gli occhi tapados, come si dice, e quindi è un'esperienza comune. L'unica variazione un po' è nel proverbio portoghese, dove non è la cagna frettolosa, ma è il cagnolino, è il cacciorro, cioè il cagnolino,
cagnolino che ha troppa fretta e allora esce con gli occhi una variazione. A volte abbiamo proverbi antichi, topoi, con immagini nuove. La variazione è molto più forte dal punto di vista formale. Per esempio, dal punto di vista delle conoscenze, scusate, dal punto di vista del significato, quando il fatto che bisogna stare attenti, che ci sono situazioni in cui le spie sono dappertutto, e che in qualche modo si dice che i muri hanno orecchie, ecco, un'espressione del genere noi le troviamo già nell'antichità, la troviamo in Armiano Marcellino, in San Girolamo, però l'espressione puntuale che i muri hanno orecchie lo ritroviamo solo in ambito medievale per le prime volte, e in particolare la troviamo in ambito ebraico, nei Midrashim. Come varie altre espressioni le trovate per la prima volta in ambito, nei commenti, appunto, in questi Midrashim, che sono, chiamarli commenti è un po' improprio, perché si parte dalla Torah, ma poi si fanno vari discorsi, si presentano vari problemi e poi si danno tantissime risposte in contrapposizione. Quindi e lì ho trovato appunto per la prima volta questo. Poi i proverbi moderni, le parole, i proverbi, i muri hanno orecchie, si sa che sono molto insomma. Un'altra variazione molto formale è questo. Nel Cicerone abbiamo questa espressione: o bevi o te ne vai, aut bibas aut habeas, detto in un simposio, che evidentemente deriva da un'espressione diffusa nel greco, nei tinfosi, perché se la leggiamo è piti e apiti, e quindi chiaramente c'è questa forma paronomastica, e noi sappiamo che i proverbi hanno molte volte elementi formali di questo genere. Ora, noi la troviamo espressioni del genere in ambito medievale, in italiano, però le variazioni su questo tema ci sono in italiano. Chi non beve in compagnia ladra una spia, insomma, sono variazioni abbastanza notevoli, strutturate tutti sull'out-out, o bere o affogare, mangiare, questo è un po' diverso. Oppure, per esempio, il francese, il fossitinia o peria, il tedesco, che adesso devo tirarlo fuori perché era particolarmente bello, South oder Lauf, ecco, una cosa di questo genere. E poi si ricorda, e quelli appunto che hanno la mia età ricordano la cena delle beffe di San Benelli, se non altro perché per il discorso in cena delle beffe di San Benelli, se non altro perché urlava in maniera: chi non beve con me peste lo colga, ed era una cosa abbastanza nota e diffusa. Abbastanza nota. Altro tipo, qui non ho messo un'altra, vabbè, questa è un'altra cosa di questo genere, e devo dire che non ho inserito anche alcuni casi un po' strani. Non pensate che si riesca a fare uno schema in cui inserire tutto questo con molta precisione. Ci sono certi proverbi che nascono nell'antichità, di cui abbiamo attestazioni nell'antichità, e poi improvvisamente li ritroviamo, ad esempio, in qualche dialetto moderno. Ce n'è uno uno che direi antimisogino, come molti proverbi dell'antichità sono. Questo proverbio lo troviamo in Ipponatte, e poi
in un autore dell'antologia palatina che Pallada, e poi lo ritroviamo in qualche dialetto moderno. Insomma, non è per questo, non lo riusciamo a inserire in questi schemi, ecco. Altri nascono obiettivamente in epoca medievale, ci sono molti elementi anche particolari. Un altro elemento che va tenuto presente è il rapporto tra letteratura dotta e letteratura proverbiale, che molte volte è di mutuo interesse, cioè entrambe le cose sono tra loro così una specie di osmosi. Tant'è vero che molte volte noi abbiamo delle espressioni tradizionali che appartengono, diciamo, a topoi proverbiali molto più ampi, ma che di solito vengono usate con certe espressioni formali che derivano da particolari autori e particolari passi molto famosi. Ad esempio, se facciamo un esempio, parlavo prima di omne vincitamur, è chiaro che questa è se prendiamo il topos per cui l'amore vince tutto, noi lo troviamo ampiamente in tutta la letteratura greca, lo troviamo nel teatro, però quel omne vincitamur è ripreso appunto specificamente da un passo virgiliano. E poi sarebbe lunga la storia per arrivare alle riprese di questo omne vincitamur, addirittura in alcuni discorsi papali di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Quindi omnia vincitamur, e però la fonte è esattamente quel passo. Oppure possiamo pensare adesso, quando si parla di uno dei topoi misogini più stupidi, secondo me, che esistano, perché almeno per la mia esperienza e contro tutta la mia esperienza, quella della donna mobile. Io non ho mai trovato una donna mobile in tutta la mia vita, non lo so dove l'abbiano inventata questa cosa. Comunque, noi adesso diciamo la donna mobile quel più malventa, perché c'è questo famosissimo passo del Roi s'amuse di Victor Hugo, che è stato ripreso poi nel Rigoletto di Verdi e soprattutto nell'Ottocento, ma ancora chi ama la musica conosce quel passo, anche perché nel Rigoletto di Verdi ha una funzione drammaturgica meravigliosa, splendida, soprattutto nel finale, e questo punto è rimasta come l'espressione con cui viene detto di solito questo topos, che è un topos, come dicevo, assolutamente stupido, però che in qualche maniera c'è, e che è divertente. Su questo avevo studiato in maniera particolare, perché quando viene ripreso dagli autori, a iniziare da Virgilio e finire con Victor Hugo e Verdi, la donna, il personaggio femminile, dimostra che assolutamente è l'opposto completo di quella mobilità. E c'è una contrapposizione che a livello drammaturgico ha una funzione notevole tra quella espressione e il contesto, cioè il significato e l'uso e la caratteristica del personaggio. Un altro fatto, per esempio, proverbi che diventano famosissimi perché in qualche modo vengono ripresi in testi famosi, sono come questo: una rondine non fa primavera, che tutti noi conosciamo. Una rondine non fa primavera, a dire la verità c'è un passo di Aristofane che secondo me lo riprende esattamente e può essere capito solamente alla luce di questo proverbio che stava sotto questo proverbio. Ed è un passo degli Aves che qui avevo citato.
Ma soprattutto c'è un altro elemento, che questo proverbio nell'etica nicomachea viene ripreso nell'etica nicomachea proprio per il motivo che dicevo all'inizio. Ci sono elenchi di proverbi e questo proverbio viene ripreso nell'etica nicomachea. Questo si vede che l'etica nicomachea è stata poi tradotta in ambito medio-latino, passando ovviamente per l'ambito islamico, e per questo motivo noi lo ritroviamo ad esempio in tantissimi testi, tra cui San Tommaso d'Aquino e tutta la tradizione, diciamo, tomistica, compreso il Convivio di Dante. E troviamo probabilmente questa fama della rondine che non fa primavera è dovuta appunto a questo passo. Oppure un altro fenomeno è i proverbi che nascono da singoli passi che vengono a volte interpretati anche male, cioè che quando il proverbio viene estrapolato e ha una sua va per le sue gambe, molte volte assume significati diversi. Molti passi di Orazio hanno avuto questa storia. Io qui avevo citato mens sana in corpore sano, perché è un passo di Giovenale in cui si dice, si chiede alla divinità un'anima forte e robusta e un fisico robusto, perché questa deve, in particolare, la capacità di sopportare le fatiche e di non aver paura della morte. E quindi si può avere una mente salda, però adesso che cosa significa mens sana in corpore sano? Certamente non questo. L'espressione significa che tu puoi avere una mente, capire gli elementi intellettuali dell'insegnamento solamente se hai anche una capacità di comprendere, la capacità fisica e un fisico robusto, cioè praticamente a livello didattico significa che devi curare sia le materie intellettuali sia la ginnastica. Ecco, questo è quello che si usa per espressioni di questo genere, che non c'entrano assolutamente con quello che voleva dire il buon Giovenale. Adesso, dopo questo momento in cui ho appunto concettualizzato vari tipi di storie di questi proverbi, ritorniamo all'importanza di quei paremiografi. Vorrei infatti finire mostrando come quella tradizione sia quella tradizione che parte dall'antichità, quella tradizione erudita, sia obiettivamente di grande importanza. Allora, fare qua? Sì, no, Devi cambiare? Sì. Sì, allora dobbiamo cambiare la condivisione, scusami. Andiamo qua. Cambiare, cioè? Sì, qua, clicca, qua, a destra. No, l'altro, scusa. No, sì. Questo. Ecco qui, dopo messaggio ci sono. No, va bene tutto. Condivisione. Cosa dobbiamo prendere? Questo qua? No, ecco qui, importanza delle... Ah, è sempre qui. Sì. Ecco. Aspetta un attimo. Ancora? No, era l'altro. Destra, questo? Sì. Ecco, allora ci sono molte espressioni della nostra cultura che provengono da questa tradizione, cioè da una tradizione erudita che parte dall'antichità, passa attraverso i paremiografi
e gli adagia di Erasmo, come dicevo, e gli adagia umanistici in genere, soprattutto gli adagia di Erasmo, e arriva fino alla nostra cultura. E qui farò alcuni esempi, tanto per finire questo mio intervento. Tenete presente, perché cito in particolare gli adagia di Erasmo. Adagia che nascono dalla ripresa in ambito rinascimentale di questa caratteristica della cultura bizantina con la scoperta del greco in Occidente, ci sono a non finire da parte da tanti autori, ma gli adagi di Erasmo diventano una vera e propria enciclopedia che riprende e commenta tanti passi. Perché questo? Perché Erasmo viene in Italia, passa da Bologna, ma soprattutto va a Venezia. A Venezia conosce direttamente gli ultimi autori di questa tradizione bizantina, che è appunto Arsenio, e quelli che era una raccolta ripresa semplicemente dai paregnografi da parte di Erasmo, diventa ben presto una vera e propria enciclopedia che a sua volta è importante per tutta la cultura successiva. Un'enciclopedia che nasce appunto da questo incontro, dal fatto che Erasmo va a Venezia, conosce questi autori della cultura bizantina. E devo dire, questo è estremamente interessante perché mostra come appunto questa tradizione, attraverso questo momento della cultura erudita, passa alla nostra cultura e anche, come vedremo, ad autori di grandissimo livello. Il primo esempio è un esempio così che ho citato perché effettivamente di questa tradizione è il Grodus Ix Alta, che è un'espressione che è diventata proverbiale e che da noi si usa con due significati. Da una parte il significato, qui c'è una difficoltà e qui la devi affrontare, che è un significato però moderno, un significato che nasce soprattutto in ambito politico, perché questa espressione è stata usata in discorsi politici, soprattutto da un politico importante come era Palmiro Togliatti, che la riprese almeno in un discorso fondamentale sul fatto che il Partito Comunista doveva firmare, doveva approvare quello che era stato il concordato con la Santa Sede. Allora disse: i Crodus Ix Alta, questa è una difficoltà, qui bisogna intervenire in questa maniera. Perché? Perché non possiamo dividere in Italia i cattolici dagli altri. Questo è un significato però del tutto moderno. Il significato vero era quello di prendere in giro chi è uno sbuffone, perché qual era la radice? È una storiella che noi troviamo nella tradizione esopica, cioè in quella tradizione favolistica che in qualche maniera, molti aspetti, è parallela a quella proverbiale, dove c'è un tizio che continua a dire che Arodi ha fatto un salto bellissimo, affinché uno si scoccia e gli dice: guarda che Arodi è qui, fa il salto dopo di... Quindi è contro. Ma passiamo adesso a due casi interessanti perché riguardano espressioni che molto importanti questa, almeno la prima, molto importante del pensiero politico della cultura moderna, e che in qualche maniera deriva da questa tradizione. E questo è Homo homini lupus. Homo homini lupus in genere viene detta di Hobbes. Vedete, Hobbes, piccola dedicatoria a William Cavendish, in un contesto riguardante genericamente la società civile, ricorda tutto questo. In realtà Homo homini lupus e Homo homini deus sono due espressioni che derivano la prima dall'Asinaria di Plauto
da questo passo dell'usinario di Plauto. La seconda è attestata innanzitutto in quello che era il primo paremiografo che era ripreso dagli adagi di Erasmo, cioè da Diogeniano, da una raccolta che è attribuita a questo drammatico del secondo secolo d.C., ma che in realtà non è suo. È una pseudepigrafia questa. E qui si diceva che Anthropos anthropo daimonion. Allora, su questa base Erasmo costruisce tutta questa situazione, per cui da una parte traduce Anthropos anthropo daimonion in Homo homini deus, e la riprende e fa una lunghissima trattazione su che cosa significa Homo homini deus. Adesso ve la risparmio. La seconda riprende il passo dell'asinaria e costruisce Anthropos anthropo lupus sulla base di questo. Fate questa operazione, come vedete, intellettuale. Da questa operazione intellettuale di Adagio di Erasmo nasce una fama di queste due espressioni che è soprattutto importante in ambito inglese. In ambito inglese perché questi adagi di Erasmo, se sono importanti per una cultura, è proprio per la cultura inglese, dell'epoca elisabettiana e del 500 e del 600. In questo autore, John Owen, che scrive degli epigrammi che sono molto, molto divertenti, riprendendo espressioni antiche, ma ce ne sono alcuni veramente molto arguti. Questo non è tra i migliori. Dice che Homo homini lupus, Homo homini deus, e poi si ha uno svolgimento teologico, perché umano, genere lupus, e deus est homo, quale, eccetera, eccetera. Deus est homini Christus, adamque lupus. Quindi è un'idea di svolgimento teologico, però vedete come queste due espressioni sono. Evidentemente aveva di fronte tutto quest'ambito che derivava appunto dagli adagi di Erasmo. In tutta questa tradizione si inserisce anche Hobbes, ma non è solo Hobbes, si inserisce anche Bacone, e si sa Bacone qual era il rapporto tra Bacone e Hobbes. Hobbes era praticamente il segretario particolare di Bacone. Praticamente questa è un'espressione che adesso si guarda nei libri di filosofia, sembra che sia stata inventata da Hobbes, e invece deriva attraverso tutta questa tradizione. Quest'altra, la seconda, il secondo caso, è un caso meno politicamente forte, perché il primo, sulla base di questo Homo homini lupus, Homo homini deus, ci sono due concezioni fondamentali, importanti del pensiero politico, cioè se l'uomo, la società almeno nelle sue origini è una società buona oppure è una società spietata, e con tutta una serie di attestazioni, corollari importanti, perché se la società era buona, allora in qualche maniera anche la politica rispecchia quella che è la società originaria, se no la concezione di uno Stato, la concezione di qualcosa di differente, di un'organizzazione statale, viene a essere qualcosa che in qualche modo si sovrappone e che corregge quella che era la situazione originaria. C'è tutta una discussione che prende Grozzo, che riprende tantissimi, e che riprende tra l'altro anche altre espressioni, non solo queste. Invece il secondo caso è più divertente, perché riparte da Esiodo ed è la tradizione per cui Zeus
è il garante dei giuramenti, garante dei giuramenti fino a un certo punto, perché i giuramenti d'amore non portano pena. Se tu infrangi il giuramento d'amore, perché questo? Il primo esempio lo troviamo in Esiodo, e poi lo troviamo in Callimaco, ma prima ancora in Platone e poi in Callimaco, perché c'è un'attestazione in un mitografo che ci dice, che ci dà un po' il contesto di questo passo di Esiodo. Cioè, Zeus aveva violentato Io, e a un certo punto sua moglie poi l'aveva trasformata in giovenca, ma la buona Era, la moglie, era arrabbiata, e allora lui giura di non aver toccato Io. A questo punto però gli si rinfaccia che non è vero. Allora lui, come tutti i potenti, dice: va bene, allora eccezione, questi giuramenti non sono. No. Questa Polladoro ci dà almeno questa spiegazione. Come vedete, è collegata all'espressione Aphrodisios Orcos, che noi troviamo questi sono tutti paregnografi, come vedete si tratta dei paregnografi questi, tutta una tradizione paregnografica che dice che appunto il giuramento di Afrodite non comporta pena, troviamo in molti, poi lo ritroviamo ripresa proprio la stessa espressione con lemma Aphrodisios Orcos in Erasmo. Venerem iusiurandum, poi Aphrodisios Orcos huc eponymous. È la stessa cosa, vedete? Guardate come sono strutturati qui queste voci. Queste voci riprendono molti passi che sono in cui noi avevamo questa tradizione, passi greci e passi latini, perché questa tradizione si ha in particolare in autori latini, e soprattutto tra gli autori latini, tra i tantissimi autori latini che riprendono questa tradizione, ce n'è uno di particolare importanza, che è questo, Ovidio, Ars Amatoria. Cosa dice? Che Giove dall'alto ride degli spergiuri degli amanti. Poi dice, e ordina, e qui c'è la ripresa di un altro topos che addirittura abbiamo per la prima attestazione in Sofocle, per cui giura che e ordina che i venti lo portino via, appunto, i giuramenti degli amanti. Noi abbiamo in Sofocle il fatto che l'acqua porta via i giuramenti degli amanti, anche questo è un elemento parallelo, però quello che mi interessa è questo, la prima parte del pasto di Ovidio dell'Ars Amatoria, per cui Giove dall'alto ride degli spergiuri degli amanti. Perché? Perché si ritrova appunto tra i tanti anche qui negli Adagi di Erasmo, ma soprattutto dagli Adagi di Erasmo ancora una volta questa espressione, questo topos proverbiale arriva alla cultura moderna. E dov'è che viene ripreso in maniera particolare? Nel teatro elisabetiano. E nel teatro elisabetiano noi abbiamo tantissimi esempi di questa ripresa, espressioni varie. Anche in Shakespeare. Shakespeare lo riprende ad esempio in As You Like It e dice che il giuramento con una battuta molto così più divertente, dicendo che non è così stringente il giuramento di un amante come
le parole di un oste. Entrambi sono dei conti sbagliati, sostanzialmente. Però c'è un passo importante, bellissimo, della nostra tradizione che riprende questo, e riprende in particolare quell'Ovidio che probabilmente era conosciuto da Shakespeare, o forse l'aveva ripreso dal passo di Erasmo, però io credo che qui lo conoscesse, ecco. E questo è Giulietta nei confronti di Romeo nella scena del balcone, quando Romeo giura. Giulietta gli dice: non giurare, perché giurare può essere falso. Sugli spergiuri degli amanti, Veissei, cioè si dice. Giove ride esattamente come in Ovidio. Come vedete, questa tradizione, quando parliamo della cultura classica come la cultura classica che è importante, vorrei, vabbè, alla fine faccio un piccolo pistolotto, anche se vabbè, tra noi è un po', bisogna farlo capire ai ragazzi, capire a tante altre persone, insomma, cioè, quando si parla della cultura classica come importante, non è che si intenda dire che noi difendiamo la cultura classica come un elemento essenziale, come quello più importante di tutti. No, noi difendiamo la cultura scientifica e la cultura umanistica, perché non esiste quella differenza tra cultura scientifica e cultura umanistica. La cultura è cultura. Ma se crediamo che la nostra, che al di là di tanti modelli che ci sono presentati, di tanti modelli contrari a ciò, se pensiamo che uno Stato è una tradizione, è un gruppo, chiamiamolo come vogliamo, vive anche per l'elemento culturale, cioè se pensiamo che la cultura sia importante, allora sì, la cultura classica ha un suo ruolo ben preciso, un ruolo nella storia delle nostre tradizioni, e questo ruolo si vede non solo nella storiografia, nel modo di fare storiografia, oppure nella filosofia. Proviamo a fare filosofia occidentale senza conoscere Aristotele e Platone, proviamo a fare storiografia senza conoscere tutti gli altri autori di questo genere. No, è importante anche in questo, anche in queste tradizioni proverbiali, è importante perché ha un suo ruolo preciso, ha un suo ruolo, che non vuol dire trascurare il resto, vuol dire che ha il suo ruolo. L'importante è, come dicevo, appunto credere che la cultura ancora abbia la sua importanza, e come lo dice, come hanno portato avanti i maestri di cui prima, appunto cantando in maniera anche emozionante, che sono stati prima così, di cui si è parlato precedentemente. Grazie. Grazie al professore Tosi per questa panoramica che ancora una volta, appunto, come lui ricordava, ci fa capire, se mai ce ne fosse bisogno, ma c'è bisogno, come appunto noi siamo figli degli antichi, senza che questo significhi la pretesa di superiorità o di gerarchie, ma semplicemente appunto è la nostra storia. Bene, nel frattempo ci hanno raggiunto il professor Ortoleva e la professoressa Maria Rosaria Petringa. Io, prima di passare ai saluti finali, desidero innanzitutto, prima di passare ai saluti finali, chiedo se c'è brevissimamente qualche domanda o qualche intervento sulla relazione del professore Tosi. Sì, Fabio. Volevo ringraziarla moltissimo per questa lezione.
Ma volevo anche chiederle questo, mentre le parlavano, io pensavo per esempio a qualcosa che mi è più vicino, ma che riguarda sempre questi prodotti da bottega, questi excerpt iscrizionali, proprio da Ovidio per esempio, anche dalla letteratura elegiaca, dove appunto si creano questi giochi paranomastici, si crea anche in realtà un'indipendenza, un'autonomia, una tarchia dell'istico per esempio oggetto che viene poi riproposto sulle pareti. Ecco, mi interessava capire se si poteva in qualche modo pensare in termini di similarità piuttosto che di opposizione. Sì, certo, similarità, come se non altro col fatto che in qualche modo le espressioni vengono estrapolate e portate, e quando le espressioni sono estrapolate è chiaro che possono avere una loro storia, una storia varia anche di questo tipo. Poi l'estrapolazione porta la cosa più interessante è che in vari modi questa estrapolazione porta a significati nuovi, insomma, significati particolari, oppure a volte anche a combinazioni particolari che sono estremamente interessanti. Passi come quelli ovidiani o quelli appunto elegiaci hanno questa storia, ma tuttora. Adesso questo per esempio mi fa ricordare che andando in giro per Pescara avevo trovato una citazione adesso di un autore latino scritta sul muro, evidentemente con un significato molto diverso. Questo mi ricorda questo, insomma, questi fenomeni che noi abbiamo. Penso in termini di similarità, non di competizione. Sì, credo poi anch'io francamente, sulla scorta di quello che lei ha detto, che Shakespeare potesse aver letto, aver avuto comunque dei paradigmi ovidiani. Sì, io lo penso sulla base di una ricerca anche che sto conducendo parallelamente, lavorando in Scozia, relativamente appunto alla proprio delle culture dell'allenatore, anche Carol Newlands se ne è molto occupata, quindi sì, non so se può essere di supporto. Ma... Tra l'altro, vabbè, questo io l'ho lasciato così in margine, però c'è tutta la questione shakespeariana, perché io sono convintissimo che Shakespeare fosse persona di alta cultura. Certo. Per cui quello che diceva questo tizio che Matt Johnson, appunto, per cui questo non conosceva il greco e sapeva poco latino e conosceva il greco, secondo me non conosceva il greco, secondo me non ha nessun senso. Allora, se le cose stanno così, vuol dire che quelle opere le ha scritte qualcun altro. Certo. Messer con la lanza, il famoso Messer con la lanza potrebbe essere, no? Adesso c'è una studiosa, che in realtà lei insegna in Svizzera, però è di Padova, perché è la sposa di Padova, che dice che doveva essere Florio, che era questo nobile che era andato appunto alla corte delle però io queste cose non le so. A me basta dire che queste opere trasutano una conoscenza anche dell'antico e una conoscenza, cioè anche se noi vediamo quell'esempio che abbiamo fatto, gli altri passi è chiaro che partono dagli adagi di Erasmo. I passi degli altri autori è chiaro che partono da lì, da questo. Shakespeare no, Shakespeare è diverso. E c'è in quest'opera che racchiude le riprese di proverbi latini, di espressioni latine nell'epoca elisabettiana, il cui titolo in questo momento non ricordo, perché la vecchiaia a volte ti fa anche questi scherzi, però quest'opera è un repertorio bellissimo, un repertorio molto interessante, però da questo repertorio si nota sempre la differenza tra Shakespeare e gli altri autori. Cioè, espressioni poi shakespeariane sono riprese da altri autori successivi, questo vabbè, però è anche è un punto con cui credo.
Bene, c'è una domanda di Valentina Sineri. Sì, buonasera. Anch'io volevo ringraziare tanto il professore Tosi per le lezioni. Non sentiamo. Non mi sentite? Lo sento. Mi sentite? Sentiamo. Mi Ecco, sentite? non ci sentiamo. Mi sentite? Ma pure il suo microfono è... Aspetta un attimo, forse... Prova adesso? Riprova? Buonasera, mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, ok, scusate. Anch'io volevo unirmi ai ringraziamenti per il professore per la bella lezione, sia quella di stamattina che ho avuto modo di seguire grazie all'allerta meteo, sia quella di stasera. E volevo chiedere brevemente qualcosa. Sì, se no sarei stata, diciamo, in classe a scuola, invece ho potuto ascoltarla con piacere. Volevo un piccolo chiarimento a proposito del passo Homo homini lupus, che mi ha molto interessato. Lei citava Diogeniano, anthropos, anthropo, daimonion, se ricordo bene. Ora, io mi chiedevo se diciamo, questa raccolta può avere un rapporto anche con diciamo, testi della commedia latina, perché c'è un frammento sempre di Cecilio Stazio che ritorna, che è proprio Homo homini deus officium sciat. Ora io non ricordo qual è la fonte di questo, diciamo, di questo frammento, probabilmente Cicerone. Non me lo ricordo neanche io la fonte, ma insomma... Probabilmente Cicerone, però io mi chiedo, visto che comunque gli autori latini diciamo, si rifanno alla commedia greca nuova, allora è possibile che magari nella commedia da cui è tratto questo frammento Cecilio Stazio si stia rifacendo ad un proverbio in Menandro, non lo so, o nelle... Sì, certo. Adesso mi rifaccio a un lavoro si può chiudere un cerchio in qualche modo. Adesso su questo ho un lavoro di Traina. Traina se ne occupò tanto tempo fa proprio di questo discorso, e pensava che il lemma come probabile, è chiaro che prima ho tagliato, però è del tutto probabile che questo lemma dello pseudo diogeniano derivi da Menandro, e Cecilio Stazio praticamente traduca. Esattamente come Plauto riprende altre fonti della poesia alessandrina. Della poesia alessandrina, della commedia nuova. Nella commedia nuova c'è la commedia menandrea, in cui veramente si può parlare di Homo homini deus, perché e da lì deriva non solo Cecilio Stazio, ma deriva in particolare Terenzio. C'è l'idea dell'humanitas. Certo. Di contro ci sono altri autori per le nostre attestazioni, per quel che abbiamo, che presentano una visione dell'uomo differente. Ora, quel passo dell'asinaria, almeno così anche intendeva Traina, dovrebbe derivare da un altro passo. Ci sarebbe una specie di polemica già a livello di commedia nuova tra le due concezioni. Certo. Ora, questo è molto probabile per questo motivo. È difficile che questi autori, io su questo forse un po' tagliato un po' troppo, lo dicevo all'inizio, ma questa tradizione pareografica deriva dalla tradizione alessandrina. Quindi questi lemmi non sono inventati a caso, sono di proverbi, ma proverbi che in qualche maniera erano stati usati dagli autori. Quindi questo lemma pareografico è con ogni probabilità derivata da un passo di un autore della commedia. Che poi sia veramente Menandro, questa è un'ipotesi, però che a un certo punto questi lemmi derivino
Perché non possiamo in qualche maniera da questo dedurre con esattezza come potesse essere un testo? Perché quando questi lemmi dalla commedia, da un testo letterario, passano in ambito parenografico, molto spesso, questo noi lo vediamo nei testi, nei lemmi che abbiamo, nei testi che abbiamo, molte volte cambiano, quando iniziano ad avere una formulazione standard, una formulazione, quindi come fosse veramente nel testo, noi non lo sappiamo, però che questo potesse derivare, che derivasse comunque da una fonte e che Cecilio Stazio riprendesse quella fonte, sì, le cose stanno così. Sì, ma d'altro canto, anche se noi prendiamo per esempio Dante è anche una fonte di proverbi, basta pensare al famoso non ragioniamo di norma, guarda e passa, Sì. che poi volgarmente diventa non ti curar di norma, guarda e passa. Sì, certo. Però questo è un proverbio nato da un'opera letteraria, poi diventato oppure il famoso fatti non foste a vivere come bruti, eccetera, eccetera. Sono espressioni che nascono sulla bocca di un poeta, diventano proverbi e poi possibilmente dopo essere diventati proverbi vengono riutilizzati da altri scrittori. Sì, sì. Perché è tutto... No, ma anche a livello di cultura più popolare, perché io ricordo che c'era, quando ero un ragazzo, guardavo la domenica sportiva c'era un conduttore che era un uomo di cultura, che era Sandro Ciotti, che appunto iniziava e diceva amici miei e non della Ventura, perché vicino c'era Simona Ventura, e allora diceva amici miei e non della Ventura. Partiva sempre con questa maniera. Dubito che il pubblico avrà riconosciuto la citazione dantesca, però vabbè. Però lui lo faceva. Ma lo sapeva, certo. Va bene. La giornata volge al termine, è stata lunga ma intensa e io penso che sia stato, insomma, anche se in maniera virtuale, comunque ringrazio tutti per il contributo che hanno dato, ringrazio il professore Tosi, ringrazio il professore Fabio Nolfo, il professore Ortoleva, tutti i colleghi che sono intervenuti, tutti gli allievi della professoressa Bassanonzelli, del professore Salanitro che sono intervenuti e tutti voi. Prima di chiudere io desidero dare brevemente la parola alle famiglie dei due studiosi per un breve saluto. Per la famiglia del professore Salanitro c'è la signora, la dottoressa Anna Quartarone, che invito a parlare. Non so se mi sente. No, Devi trovare. È collegata? Sì, è collegata. Controlla se... No, dunque, pronto? L'audio c'è. Non riusciamo a sentire, neanche a vedere. No, vedere sì. Io lo vedo, sì. Vedere, sì. Non riusciamo forse a sentire? Forse qui. Proviamo. No, qui mi sembra che sia tutto normale. Vediamo. Prova adesso. No, non la sentiamo. È il suo. Un attimo. Ecco, forse stanno provando a cambiare utenza. Sì. Metti un ospite, sì. Purtroppo questi sono i problemi delle... Riusciremo. Allora, Giulio Salanitro. Puoi provare a collegarti con un altro... Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Adesso sì, grazie. Allora, sì, si è collegata Giulia. Abbiamo disattivato. Io desideravo innanzitutto ringraziare naturalmente anche a nome dei ragazzi, Nino, Giulia, tutti quanti,
per questa bellissima giornata in ricordo di Giovanni e anche della professoressa Bastadonzelli. Innanzitutto il professore Tosi, che con questa dottissima lezione ha voluto concludere, ecco, questa bellissima giornata. Emozionante, molto emozionante anche per me, nel sentire gli allievi che hanno ripercorso tutta la carriera scientifica e accademica di Giovanni. Hanno ricordato di lui tanti particolari che riguardavano anche la sua vita, il modo di affrontare la vita, e desiderava anche che in questo modo la potessero affrontare i ragazzi con spirito di fiducia nel futuro, grande lealtà, onestà, serietà professionale, etica sempre, e uno dei suoi detti anche era, una delle sue espressioni anche di saluto era ad maiora, quindi sempre pensare a cose più grandi da fare, sempre essere ottimisti. Ecco, quella era una sua nota però, che forse poteva con la sua grande discrezione sfuggire a molti, ma era sempre ottimista e credeva sempre nei ragazzi che avevano grandi capacità, e oggi li ho ritrovati tutti. Sono i ragazzi di cui lui sempre parlava, ecco, che conoscevo anch'io. Quindi io ringrazio tutti di cuore per questi momenti di grande vicinanza che mi hanno dato e di vicinanza anche nei confronti di Giovanni. Quindi grazie a te Paolo, perché hai saputo organizzare questo pomeriggio intenso in cui si sono ricordati due personalità di cui credo che l'Università di Catania debba andare anche fiera per la loro grandezza, non solo grande preparazione e spessore culturale, ma anche per la loro grandezza etica, onestà anche morale. Non so se ancora, spero che non si gli debba rimpiangere, ecco, che l'università non li debba rimpiangere troppo. Penso che ce ne siano ancora e perlomeno hanno in loro un grande esempio. Quindi ringrazio tutti quanti e vi auguro una buona serata e ad maior. Grazie per la famiglia Basta. Ci dovrebbe essere la nipote della professoressa Agnese Anzalone. Buonasera a tutti. Buonasera, prego. Io desideravo ringraziare a nome di tutti noi tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa iniziativa, oltre chi chiaramente con amore ha organizzato e fatto sì che nonostante il meteo tutto andasse per il meglio. Per la nostra famiglia è un'emozione profonda vedere quanto affetto, quanta stima continuino a vivere attorno alla figura di mia nonna, ed è davvero strabiliante quanto l'amore per la cultura possa collegare intimamente noi uomini creando comunità. Io non ho frequentato il liceo classico, a differenza dei miei fratelli, e potete immaginare la delusione negli occhi di mia nonna quando le rivelai di aver preso questa scelta. Infatti optai per il liceo linguistico pensando di accostarmi alla modernità. In realtà tutto ciò che a me sembrava antico, lontano, dalle vostre parole di oggi, da quelle ovviamente di mia nonna, oggi sembrano più vicine e concrete che mai. Infatti mi sono sentita chiaramente quasi una profana in una basilica sacra. Oggi però ho trovato rassicurante la vostra unione attorno a questi due studiosi grandissimi
E sono sicura che anche ai miei fratelli, a mia madre, a mio padre è sembrato di essere stati trasportati nelle scuole della filosofia greca, dove attorno al Logos si sviluppavano comunque i fiori e i frutti dai semi della conoscenza. Credo sia importante per noi ricordare la nostra Pina, nonna Pina, come noi la chiamavamo, sia nell'ambito scientifico, culturale che nell'ambito umano, e voi oggi ci siete riusciti meravigliosamente. Avete ricordato la sua intuizione geniale, la sua ironia tagliente, ma soprattutto l'ars oratoria con cui affascinava voi studiosi, ma anche noi nipoti, quando le versioni di latino ci davano un bel grattacapo, un po' da riflettere. E ricordo chiaramente le telefonate la sera prima di partire con nonno Elio per Siracusa, in cui lei con passione mi spiegava le tragedie che avrebbe visto la sera dopo. E nonostante io non ne sapessi nulla, era quasi magico il modo con cui qualsiasi racconto diventava proprio una fiaba, qualsiasi cosa difficile diventasse semplice nelle sue parole. E quindi, oltre le lezioni universitarie, sono sicura che per voi le lezioni di vita impartite da questi due studiosi avranno sicuramente un posto particolare nel vostro cuore. Quindi credo sia fondamentale non lasciare che lo studio delle lettere classiche scompaia, e difatti vedo che comunque tanti giovani sempre più trovano rifugio anche negli scritti di Euripide o di Eschilo, quasi come se tra queste antiche colonne ritrovassero un po' il sale della terra. Proprio perché, come avete detto voi oggi, sono racconti di uomini esattamente come noi, con emozioni, sentimenti, pensieri uguali ai nostri, nonostante la lontananza sociale e temporale. Questo traguardo quindi è senza ombra di dubbio merito di voi insegnanti e studiosi, che state riuscendo a tramandare lo stesso amore per lo studio che il professore Salanitro e nostra nonna hanno depositato in voi. E oggi avete ricordato non soltanto una studiosa, ma una persona che ha dedicato la propria vita alla trasmissione della passione per il sapere. E a nome di tutta la famiglia vi ringrazio sinceramente per aver voluto rendere omaggio alla sua memoria, proprio perché il ricordo di una persona vive così, attraverso le parole, gli studi, ma soprattutto l'affetto di chi continua a portare avanti l'eredità. Quindi grazie per averne onorato non soltanto nostra nonna come donna, ma anche la sua carica, rifacendomi alle parole della professoressa. Grazie, bene. Riceviamo anche i saluti del professore Crimi, che salutiamo. Penso che possiamo essere contenti, nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, nonostante il meteo contrario. C'è un proverbio che si può adattare a questa occasione, non lo so, vabbè. Tutto sì. Tutto è bene quello che finisce bene, benissimo. E allora concludiamo con questa nota. Oppure sempre per il cesto è stato tanto rumore per tanto rumore per nulla, sì, perché alla fine poi nel pomeriggio c'è stato un po' di vabbè, giustamente. No, allerta meteo anche domani, Paolo, allerta meteo anche per domani. Già è passato. Sì, no, io non sono aggiornato, perché giustamente non ho seguito. Spero di riuscire a tornare a lavorare da certo, perché giustamente va bene. Comunque, bene, penso che possiamo ritenerci tutti soddisfatti. Io ringrazio veramente tutti quelli che hanno contribuito con le loro testimonianze, ma anche chi ha contribuito semplicemente con la sua presenza, e in particolare mi riferisco ai giovani, agli studenti che sono veramente, non hanno avuto la fortuna di conoscere Giovanni Salanitro e Giuseppina Bastadonzelli, ma li conoscono e li conosceranno indirettamente attraverso la testimonianza di noi un po' più grandicelli, che invece siamo stati loro allievi. E io insomma dico a tutti grazie e dico anche arrivederci, perché sicuramente ci saranno altre occasioni per ricordare i due studiosi e per portare avanti soprattutto il loro insegnamento, tenendo viva la tradizione gloriosa degli studi classici dell'Ateneo Catanese. Grazie e una buona serata a tutti. Grazie, buona